Diamo inizio al Consiglio Comunale, salutiamo i presenti e salutiamo anche i cittadini che ci seguono da casa, perché come sapete abbiamo la diretta webcam. Chiedo per cortesia, scusate, comunicazione dell'assenza del consigliere Scarpa, abbiamo motivata, e mi ha scritto prima anche un messaggio che non riesce ad arrivare per problemi personali e familiari anche la consigliera Manzato. Ammetto che forse arriva alle 21, però per il momento non arriva. Comunque questo mi ha comunicato. Do la parola al segretario per l'appello, prego. Senatore Maria Teresa, Barbisan Leonardo, Barro Giorgio, De Rigorina, Fagotto Claudio, Foglia Raffaele, Furlanis Marisa, Gradini Luciano, Mazzato Alida, assente giustificata, Mascarin Gastone, Moro Cristian, Pizzolitto Vittorina, Scarpa Bonazzabuora Paolo, assente giustificata, Terenzi Marco, Zanco Enrico, Zanin Roberto, Zanuto Alessandro, il numero legale c'è, possiamo partire, scrutatori. Sì, grazie segretario Segretore. Allora nomino il consigliere Foglia Raffaele, Moro Cristian e Terenzi Marco. No, cerco di distribuire. Do la parola adesso, il primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni, do la parola al sindaco che ne ha alcune da dare, prego. Sì, saranno comunicazioni brevissime. La prima riguarda i ringraziamenti che mi sento di fare alle forze dell'ordine, alla polizia locale, congiuntamente alle forze dell'ordine, come ho detto prima, alla protezione civile, ai volontari della Croce Rossa, che così attivamente hanno operato per l'attuazione del piano di emergenza già previsto dalla direttiva Gabrielli. In Portogruaro si è sperimentato anche con grande ritorno da parte di coloro che hanno utilizzato e frequentato la Fiera di Sant'Andrea il nuovo piano di emergenza che è stato predisposto in maniera tecnica e accurata da parte dei tecnici a ciò preposti. Quindi nuovi ringraziamenti per tutti coloro che anche a titolo volontario sono stati presenti a salvaguardare la sicurezza dei nostri concittadini e di coloro che hanno utilizzato Portogruaro e hanno visitato Portogruaro. La seconda comunicazione riguarda il trasferimento, come sicuramente saprete, della polizia locale a Villa Martinelli dal 14 di novembre. Il giorno 18 di dicembre avremo l'inaugurazione ufficiale della nuova sede con la presenza del prefetto Carlo Boffi. Quindi già da ora io chiedo ai consiglieri comunali di essere presenti all'inaugurazione. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Ci sono altre comunicazioni? Non ce ne sono e quindi passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Ratifica delibera Giunta Comunale numero 160 del 3/10/2017 e variazione di bilancio. Argomento esaminato a terza commissione il 20 novembre. Chiedo per cortesia al Presidente Zanco di relazionare. Grazie. Buonasera a tutti, consiglieri, Presidente, signor Sindaco, assessori. Questa variazione di bilancio, di cui è il numero 160, riguarda un contributo che la Regione Veneto ha affidato al Comune di Portogruaro perché lo consegnasse a sua volta alla parrocchia di Sant'Andrea Apostolo per il pagamento di lavori di ristrutturazione di un suo immobile e superamento delle barriere architettoniche. L'immobile da adibire a sede di attività culturali. Praticamente, come ho detto in commissione, sarebbe l'immobile che è la sala che si trova sopra la Madonna della Pescheria. Lì era tutta dismessa, tutta malmessa, e lì è stata interamente ristrutturata e è resa disponibile come sala e sede di attività culturali. L'importo speso sono 26.277,59 euro. Inoltre, sempre dentro questa ratifica di bilancio, si rende necessario apportare una ulteriore variazione di bilancio 2017-2019 perché la responsabile dell'ufficio appalti ha segnalato la necessità
di aumentare le risorse disponibili per coprire totalmente le spese di pubblicazione dei bandi, degli avvisi post informazione degli appalti in corso di aggiudicazione. Ecco, ricordiamo che queste spese vengono fatte in via anticipata dal Comune e dopo le recupera dalle ditte che si aggiudicano la gara d'appalto. L'importo richiesto è pari a 9.000 euro, pertanto la variazione di bilancio complessiva ammonta a complessivi euro 35.277,19. Le risorse saranno assunte dall'avanzo economico di parte corrente pari all'importo del contributo regionale ricevuto ed introitato. Grazie. Grazie Presidente Zanco. Apro gli interventi. Se non ci sono interventi passiamo direttamente alla votazione. Chi è favorevole? Anche lei, consigliere Gradini? Quindi, ha già contato? Sì. Chi è contrario? Chi è contrario, consigliere Gradini? Nessuno astenuto. La ratifica è approvata, grazie. No, non c'è qua. Non c'è. Passiamo ora alla ratifica, al terzo punto, ratifica delibera giunta. No, non c'è. La ratifica delibera giunta comunale numero 165 del 10/10/2017, variazione di bilancio, argomento sempre trattato il 20 novembre, per cortesia Presidente, grazie. Questa variazione di bilancio è inerente allo spostamento di risorse dalla missione 6 e dalla missione 4 che hanno sufficienti risorse per assegnarle alla missione 1 che è inerente e riguarda l'ufficio tecnico per prestazioni professionali al fine di conferire alcuni incarichi urgenti relativi a certificazioni da acquisire per alcuni immobili comunali. Praticamente ci sono alcuni immobili comunali che hanno necessità di avere perfezionate tutta una serie di documentazioni e di certificazioni perché siano agibili e usufruibili. Questa è una partita di giro per euro 7.199. Inoltre la responsabile dell'ufficio anagrafe ha l'esigenza di avere maggiori risorse a disposizione per l'introduzione del servizio di rilascio della carta di identità elettronica. Con il decreto ministeriale 25/5/2016 sono stati fissati i corrispettivi da porre a carico dell'utente. Il Comune provvede ad incassare tali importi per l'emissione del documento, mentre per la parte da riconoscere allo Stato provvederà a riversarlo al bilancio dello Stato. La variazione riguarda gli importi da versare allo Stato che sono quantificati in euro 6.500, da prevedere come maggiore entrata e corrispondente maggior uscita e spesa. Missione 1, il programma 7 del titolo 1 del macro progetto 4. Infine, la Polizia Locale ha evidenziato la necessità di integrare per euro 250.000 lo stanziamento dei capitoli gemelli di entrata e spesa relativi all'introito e trasferimento dei proventi da sanzioni amministrative per multe a violazione del codice della strada di competenza dei comuni aderenti al servizio intercomunale di polizia locale sulla scorta dell'andamento gestionale delle infrazioni elevate. Complessivamente la variazione è pari ad euro 256.500 come utilizzo di fondo spese e per euro 7.199 per partita di giro. Grazie. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Consigliere Zanin e poi consigliere Fagotto, prego. Solo una spiegazione per quel che riguarda il conferimento di alcuni incarichi urgenti relativi a certificazioni. Se c'è qualcuno che può darmi delle spiegazioni in merito, perché la parola urgenti sta a significare che scadevano, che c'erano dei termini da rispettare, che c'erano, non so, se è possibile avere un chiarimento su questo punto, grazie.
Architetto, vuole venire lei a dare una spiegazione? La ringrazio. Sì, allora, buonasera intanto a tutti. La parola urgente era legata al fatto che dovevamo procedere per l'APE, attestazione e prestazione energetica, di 8 alloggi che dovremmo dare in affitto, per cui senza di questa certificazione non può esserci l'agibilità e quindi veniva a essere rallentata la procedura di affidamento. Solo per quello era urgente, non per altro. Va bene? Grazie architetto. Consigliere Fagotto adesso, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi ricollego un attimo a quello che ha precedentemente chiesto il consigliere Zanin. Nella seconda pagina si parla proprio al fine di conferire alcuni incarichi urgenti relativi a certificazioni da acquisire per alcuni immobili comunali. Quindi noi chiediamo che incarichi, in parte ha già risposto, che certificazioni e quali immobili stiamo parlando. Grazie. Sono, allora abbiamo detto, certificazione di prestazione energetica, anzi scusate, attestazione, l'APE, e riguarda 8 alloggi che sono 2, le vie adesso ancora non mi... Spiga, probabilmente sì, e gli altri 6 mi pare nella zona stadio, adesso la via esatta non la conosco. Sono alloggi nostri, anche Giussago, ecco, per i quali dobbiamo procedere proprio alla stipula del contratto di assegnazione. E quindi parliamo delle caldaie sostanzialmente con la certificazione di prestazione energetica. No, io ho bisogno di capire perché non ho capito bene la questione della polizia locale. Ma è per una mia, sì, non ho colto bene dalla relazione del collega Zanco di cosa si tratti. Provo a spiegarmi per vedere se ho capito, se no, invece non ho capito. Cioè questi sono degli importi praticamente di competenza degli altri comuni ecco, che noi incassiamo in quanto comune capofila, e poi a nostra volta dobbiamo stornarli ai comuni di competenza. È questo il fatto. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo in votazione la ratifica. Chi è favorevole? Cristi Giorgio? Chi è contrario? E nessuno astenuto. La ratifica è approvata, grazie. Passiamo ora al quarto punto, all'ordine del giorno. Ratifica delibera Giunta Comunale numero 167 del 10/10/2017, impianti sportivi di Viale Cadorna, lavori di manutenzione della palazzina del tennis, variazione di bilancio ed applicazione quota di avanzo, argomento esaminato a terza commissione il 20 novembre. Prego Presidente, grazie. Questa ratifica di bilancio si è resa necessaria per il pagamento delle opere realizzate alla copertura e ai controsoffitti interni della sala ritrovo della palazzina del tennis di Viale Cadorna, in concessione all'associazione sportiva Tennis Club di Portogruaro, per una spesa complessiva di 30.000 euro, IVA compresa, 27.000 euro di imponibile e 2.781 di imposta. Di questa spesa di fatto la Regione Veneto ci eroga un contributo di euro 16.686,82, il resto viene pagato dal Comune di Portogruaro in quanto l'immobile è di proprietà del Comune. I lavori sono stati affidati in via d'urgenza perché dovevano essere conclusi entro il 10/11/2017, termine per la rendicontazione della spesa alla Regione Veneto per evitare la perdita del contributo.
Pertanto la presente variazione di bilancio comporta una spesa reale per il Comune di 13.313 che viene pagata con avanzo di amministrazione corrente. Grazie Presidente Zanco. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione la ratifica. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Un astenuto. La ratifica è approvata, grazie. Passiamo ora al quinto punto, ratifica delibera Giunta Comunale numero 172 del 17/10/2017, variazione di bilancio, esaminata anche questa il 20 novembre. Chiedo al Presidente per cortesia la relazione, grazie. Bene. Questa variazione di bilancio riguarda specificatamente i servizi sociali. Il primo punto è la richiesta di ulteriori fondi a disposizione per prorogare a tutto il 31/12/2017 la convenzione con la Casa di Riposo per i servizi sociosanitari, per concludere il progetto per interventi a favore degli anziani per 18 ore settimanali. Le risorse necessarie ammontano ad euro 2.400 in uscita. La spesa viene finanziata per euro 1.439,47 con il surplus delle risorse derivanti dalla variazione di bilancio relativa al piano territoriale ed euro 960,53 quale storno nell'ambito delle spese di minori in affidamento giudiziale stante la sufficiente disponibilità. Questo è il primo punto. Il secondo punto, questa variazione è inerente all'avviso di presentazione di progetti per l'attuazione del piano territoriale per l'immigrazione anno 2017. I progetti sono stati trasmessi alla Regione Veneto e sono in attesa di essere vidimati. I fondi assegnati al Veneto orientale sono pari ad euro 13.703 e i comuni partecipano per euro 4.796,28. A carico del Comune di Portogruaro ci sono 560,53 euro. Le attività previste vengono realizzate entro il dicembre 2017 e i percorsi sono due. Precisamente c'è un percorso sempre per questi immigrati per insegnarli a fare i pizzaioli e un altro percorso che è quello inerente alle attività di mediazione linguistica, praticamente è l'attività che viene svolta per insegnargli la lingua italiana a questi immigrati. I restanti soldi vengono assegnati, siccome a questa posta di spesa erano stati preventivamente stanziati 2.000 euro, per la quota a carico del Comune sono 560,53 euro, i restanti soldi, che sono 1.400 rimasti, il residuo di 1.439,47, come anticipata prima, vengono assegnati vengono a disposizione per la proroga della convenzione che ho detto prima. Il terzo argomento che riguarda questa variazione di bilancio riguarda che in queste 2 settimane 2 nuovi comuni, sempre del Veneto orientale, si sono aggiunti allo sportello Abramo per i restanti 2 mesi del 2017. Praticamente questi 2 comuni, di cui uno è San Michele al Tagliamento e l'altro è San Donà di Piave, si sono aggiunti per questa tranche qua di novembre e dicembre. Le quote previste per i 2 comuni sono per San Michele al Tagliamento di 417 euro e per il comune di San Donà di Piave 1.687. Queste risorse, questi soldi che i 2 comuni hanno versato, vanno a coprire per l'importo di 2.104 euro, vanno a coprire l'incremento delle ore in più che vengono svolte dagli addetti dello sportello Abramo. Poi c'è l'ulteriore variazione di bilancio che è richiesta per sostenere almeno in parte le attività del centro antiviolenza
in quanto solo recentemente ha ricevuto limitati contributi da parte della Regione Veneta. I comuni dell'area portogruarese hanno deciso di erogare contributi in rapporto ai residenti. Le quote in capo al comune di Portogruaro è pari ad euro 2.612,93. Le risorse vengono prelevate dal programma Pari Opportunità, che ha sufficienti risorse e disponibilità. Viene proposta pertanto la variazione di bilancio per euro 2.612,93 da acquisire dalla missione 5 per girarla alla missione 12. Complessivamente questa variazione di bilancio è pari a 26.978,44 euro. Grazie Presidente. Ci sono interventi. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, solo per fare un accenno importante, perché tutto quanto il capitolo è importante, però una menzione per lo sportello violenza di genere, che ben hanno fatto i comuni a dare un contributo a questo importante strumento per la comunità, per sopperire alle ridotte risorse messe in atto dalla Regione e mancanza di altri fondi. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la ratifica. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno è astenuto. La ratifica è approvata. Grazie. Passiamo ora al sesto punto all'ordine del giorno. Piano di lottizzazione di iniziativa privata ad uso residenziale in località Portovecchio, denominata Carizzetto, permuta aree, variazione di bilancio. Argomento esaminato dalla terza e quinta commissione il 21 novembre. Chiedo per cortesia al Presidente relazionare. Grazie. Sì, buonasera. Grazie Presidente. In data 29 settembre 2005, con delibera numero 96, è stato approvato il piano di lottizzazione di iniziativa privata ad uso residenziale in località Portovecchio, denominato Carizzetto, presentato dalle ditte Residenze Immobiliari SRL, Rizzetto Luigi, Rizzetto Luciano e Moretto Leonardo. In data 5 dicembre 2006 è stata stipulata la convenzione urbanistica. I lavori relativi alle opere di urbanizzazione sono stati completati in data 19 aprile 2010. In data 3 maggio 2010 è stato depositato il collaudo parziale delle opere di urbanizzazione, mentre il collaudo finale delle opere è avvenuto in data 21 giugno 2010. È stato trasmesso a questo Comune in data 12/7 2010. In data 31 agosto 2010 sono stati approvati il collaudo parziale delle opere di urbanizzazione, il collaudo finale, nonché l'acquisizione delle aree pubbliche e delle opere realizzate. Con atto in data 7/10/2010 le aree e le opere del piano di lottizzazione sono state acquisite dal Comune di Portogruaro. Con una nota del 30 agosto 2017 della società Residenze Immobiliari SRL, a mezzo del proprio tecnico incaricato, viene richiesta una permuta di aree al fine di correggere ed allineare dei piccoli errori di realizzazione e rilevazione riguardanti l'accesso posto tra la viabilità pubblica ed un'area privata da edificare, nonché adeguare allo stato di fatto, mediante la cessione di un'area di 4 metri quadrati, anche la superficie utilizzata a verde pubblico adiacente alla viabilità comunale. Riscontrato che la richiesta di permuta riguarda la cessione da parte della ditta lottizzante di una superficie d'area di 12 metri quadri, di cui 8 metri quadri destinati a viabilità e 4 metri quadri destinati a verde pubblico, mentre per il Comune vi è una cessione di 8 metri quadri, e considerato che si trattano di aree non autonomamente utilizzabili, si ritiene corretto attribuire alle stesse pari valore di euro 52,80 come da relazione tecnica a firma del responsabile del servizio attività produttive e patrimonio. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, questa sembrerebbe una cosa anche di lieve conto, però
Però c'è da dire un però. Allora, sono stati completati in data 19/4/2010 e il collaudo finale 21/6/2010, con delibera della Giunta Comunale del 31/8/2010 sono stati approvati il collaudo parziale delle opere e anche il collaudo finale. Allora, perché si è aspettato tutto quanto questo tempo? Abbiamo avuto tutto quanto un passaggio di un'amministrazione? Poi dopo in commissione ho chiesto di sapere di chi è la cosiddetta colpa e non ho avuto risposta. Si è girato continuamente attorno. Ho cercato di rifarlo in diverse maniere, ci siamo girati attorno. Allora, sbagliare è sicuramente umano. E anche una volta lo sbaglio ci sta. Se poi lo sbaglio si ripete diverse volte, per noi prende un altro nome, ma è un parere nostro. Cosa non di poco conto? C'è stata una permuta, sì, benissimo, però tutto il resto delle spese. È stata fatta una commissione ad hoc, i consiglieri, gli addetti comunali, i revisori dei conti. E il colpevole non è nessuno. Colpevole, fra virgolette. Vorremmo, se casomai ci date una spiegazione, se volete darla, oppure abbiamo tentato anche in commissione, però vi ringrazio. Grazie consigliere Fagotto. Angelo, dai tu. No, per dire che queste sono cose tecniche, giustamente quando succede qualcosa, che c'è qualche sbaglio, si cerca di capire se è stato fatto di proposito o non proposito, perché quello sottointeso che viene fatto. Secondo me, come mi ha spiegato, adesso passo la parola all'architetto Scappini, mi ha spiegato un po' perché come dobbiamo regolarizzare questa lottizzazione e perché ci sono tutti i presupposti per fare questo tipo di operazione, magari tecnicamente lo spiega, perché anch'io ho detto se uno ha fatto dei sbagli potrebbe essere anche sanzionato, ma è spiegato un po' tecnicamente che come secondo lui si sono svolte le cose e perché è importante rimettere a posto questa lottizzazione. Ho la parola, Presidente? Grazie. Allora, in realtà può succedere che nel momento in cui si collauda una lottizzazione e si fanno i frazionamenti per individuare le aree da cedere da parte dei privati a favore del Comune, ci siano questi tipi di errore. Parliamo di 8 metri quadrati su una superficie di 23.000 rotti. E qui l'errore, se si vuol chiamare così, è stato proprio su questo, sul tracciamento del mappale. Quindi il Comune ha preso in carico le aree, di fatto non ha preso in carico quei 12 metri che doveva, che oggi sono strada e parcheggi, e ha lasciato in proprietà di un lotto edificabile gli 8 metri quadrati. Cosa è successo? Che il proprietario di quel lotto, adesso probabilmente vuol vendere, è andato a fare una verifica, perché dice giustamente chi compra, io voglio sapere quant'è la superficie edificabile. Hanno fatto una misura e una verifica catastale e si sono accorti che c'era una particella, o meglio scusate, una parte di una particella ancora in proprietà pubblica, cioè 8 metri quadrati, e viceversa si trovava nella sua proprietà, cioè nel suo mappale, 12 metri quadrati che andavano ceduti al Comune. È lì che ci si è accorti, se no non ci siamo mai accorti. A quel punto il privato ha fatto presente questa difformità e il Comune adesso provvede a regolarizzarla. Sotto il profilo del valore avete visto che è stato attribuito lo stesso valore, ancorché siano 12 metri che il privato cede al Comune e 8 che il Comune cederà al privato, però di fatto 4 metri quadrati non fanno la differenza. E quindi si viene in Consiglio Comunale, 1, per dare l'assenso a questa rettifica, 2, per dare atto che non c'è effettivamente uno scostamento patrimoniale perché la permuta è da considerarsi alla pari. Non so se è chiaro. Scusi Presidente, allora voglio spiegarmi meglio, non è una questione cosa è accaduto, lo sappiamo. Io sono andato a verificare di persona, il lotto
è completamente libero. Sulle opere di urbanizzazione, marciapiedi e quant'altro, lo spazio per il parcheggio è stato spostato. L'entrata dell'accesso all'appezzamento è stato modificato. Ora, chi ha avallato le opere di urbanizzazione doveva verificarle subito. Allora, che cosa ha avallato? Qualcosa che poi un successivo commissione, consiglio comunale, revisori dei conti dovevano rimettere a posto? Questa è la nostra idea, per cui non so se riesce a spiegarla tanto bene, se non forse con un parziale silenzio. Grazie. Prego, architetto. Ma mi scusi consigliere, allora, qui non c'è da stare zitti o parlare. Tecnicamente funziona così. Lo stato di fatto in cui oggi è la lottizzazione lo vediamo tutti, però noi non vediamo ad occhio qual è il limite del mappale, almeno io non lo vedo, non so se lei riesce a vederlo. Lo si trova solo nell'estratto di mappa. Si tratta di correggere una situazione che oggi è così rispetto al profilo della provenienza. Guardi che capiterà anche a lei probabilmente, quando ci sono questi atti di compravendita si trovano questi errori, anche perché spesso quando si fanno i frazionamenti si vanno a prendere dei punti fiduciari che magari sono troppo lontani e quindi c'è un margine di tolleranza proprio sulla distanza. Quindi posso dirle con tranquillità che è un errore tipico che succede proprio in casi di frazionamento. Ora bisognava probabilmente accorgersi prima, non è successo perché a nessuno interessava probabilmente la compravendita. Ma di fatto il Comune gode di quella superficie perché ce l'ha in disponibilità, il parcheggio e il verde. Si tratta solo che passi dal privato al pubblico. Poi in sede di collaudo non si va a vedere il triangolino esatto, preciso. Si dà atto che le operazioni, cioè, o meglio le opere fatte sull'urbanizzazione sono avvenute, che queste sono state fatte secondo il capitolato e che possono essere accettate in carico del Comune. Quindi di fatto si tratta proprio effettivamente di un errore non voluto e questa è la realtà. Dopo altri fatti io non li conosco perché non c'eravamo, vedendo i documenti e vedendo quello che sono lo stato dei luoghi mi sento di dirle questo. Non so se è sufficiente. Grazie architetto, è entrato nel frattempo anche l'assessore Toffolo che salutiamo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi abbiamo un contrario, un astenuto e tutti favorevoli. Per cortesia pongo in votazione anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Il punto è approvato. Grazie. Passiamo ora al settimo punto, l'ordine del giorno, variazione di bilancio, argomento esaminato dalla terza commissione il 20 novembre. Chiedo per cortesia al Presidente, grazie. Questa variazione di bilancio praticamente è la variazione di bilancio complessiva che abitualmente tutti gli uffici fanno all'approssimarsi della fine dell'esercizio finanziario. Fino al 2014 la variazione di bilancio di assestamento generale dei capitoli di entrata e spesa era fissata al 30 novembre di ciascun esercizio finanziario. Con la riforma della pubblica amministrazione e dell'articolo 175 del testo unico enti locali, conseguente alle modifiche introdotte dal decreto legge 118/2011, concernente la contabilità armonizzata, la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione è stata anticipata al 31/7. Non è però stato modificato il termine ultimo, entro il quale possono essere apportate variazioni di bilancio di previsione, che resta al 30/11. In merito a quanto premesso, su indicazione dell'amministrazione, ogni ufficio ha fatto una sua verifica delle rispettive dotazioni assegnate
lato entrate e lato spese, e dai risultati emersi ha segnalato gli scostamenti rilevati rispetto agli stanziamenti assegnati e alle disponibilità. Con riferimento all'ultima verifica della situazione entrate del bilancio 2017, si ha un risultato attivo di euro 348.541,07, che è dato da una somma di maggiori entrate per 426.243,37, detratti 77.702,30 che sono attinenti a mancati incassi o minori entrate. Questa maggiore disponibilità viene destinata a finanziare maggiori spese con movimentazioni d'aree per euro 596.285,44, detratte le riduzioni per euro 2,47, 7,44,37. Grazie. Grazie Presidente Zanco. Ci sono interventi su questo argomento? Consigliere Zanin, prego. Chiedevo alcune informazioni a riguardo, dove si parla di messa in sicurezza di via Gervino a Portovecchio per 35.000 euro con utilizzo di risorse derivanti da questa variazione di bilancio. Cosa riguarda in effetti? Perché non è mai stato informato questo Consiglio, perlomeno, mi risulti. E poi per qual motivo vengono tolti 30.000 euro per la redazione del piano urbano del traffico, visto che è una cosa che questa amministrazione aveva promesso di fare il giorno dopo della parziale piccola modifica che è stata fatta a settembre del 2015. Quindi vuol dire che questo piano urbano del traffico rimarrà così e quindi non verrà aggiornato. Chiederei due delucidazioni in merito a questi due punti, via Gervino e piano urbano del traffico. Grazie. Grazie consigliere. Facciamo magari concludere gli interventi se ce ne sono e poi eventualmente per la risposta ci sono altri interventi di richieste. Per il consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, ci sono diverse voci in questa variazione di bilancio. Questa che andiamo a discutere è una variazione di bilancio più corposa tra tutte quelle discusse finora. Ci sono alcune cose buone e altre meno, come sempre accade per provvedimenti come questi, dove confluiscono molte questioni. Se da un lato possiamo anche essere d'accordo con le valutazioni in aumento destinate all'acquisto delle attrezzature stradali, come dissuasori, luminosi, pannelli o altro, e per l'acquisto di dotazioni per la polizia locale, ci lasciano invece perplessi altre cose. Per citarne qualcuna, lo storno dei fondi destinati alla redazione del piano del traffico, strumento che poteva, anzi doveva essere un'arma in più per definire in modo preciso le soluzioni per la viabilità cittadina in zone come per esempio Viale Pordenone, oppure nelle zone di Viale Isonzo, o nelle periferie come ad esempio Lugugnana. Forse si temeva che l'aggiornamento del piano del traffico andasse a mettere in serio dubbio l'utilità di opere secondo noi discutibili come la rotonda di San Giovanni? E che dire dei fondi stanziati per la sistemazione di via Gervino? Sono oramai circa 2 anni che stiamo facendo pressioni sull'amministrazione perché si trovi una soluzione e ci è stato sempre risposto con un stiamo vedendo. Di punto e in bianco invece ci viene chiesto di approvare lo stanziamento di fondi per un progetto senza neanche avere la possibilità di vedere qualcosa, neanche che so, un pezzo di carta scritto a mano, niente. E magari ci troviamo poi a discutere dopo dello studio di fattibilità, come per la struttura di Pradipozzo, per la quale la modalità è stata la stessa. Prima faccio la variazione di bilancio, senza vedere nulla, poi faccio lo studio di fattibilità, e quindi dopo si capisce che non ci sono imbroccate le misure della pista, le misure dell'altezza e il costo dell'esproprio è esorbitante e che non si è neanche sentita la squadra di pattinaggio, insomma che è tutto da rivedere. Stessa cosa ora per via Gervino e per il nuovo front office che si vuole realizzare. È chiaro che per poter stanziare i soldi e per determinare l'importo un minimo di progetto c'è di sicuro, o almeno lo speriamo.
e non si capisce proprio perché nella commissione competente non ci sia verso di portarli in visione. E meno male che la trasparenza doveva essere un punto di forza di questa amministrazione. Ci chiediamo quale può essere il contributo dei consiglieri di minoranza in questo modo, perché con questo metodo ci si ritrova a poter solo votare a favore o contro, senza però poter apportare nulla di concreto in termini di contributo alla discussione delle tematiche, con commissioni che si stanno sempre più trasformando in un mero atto dovuto. Forse si vuole veramente questo? Speriamo di avere qualche delucidazione in più, grazie. Grazie consigliere Fagotto. Ci sono altri interventi? Altrimenti do la parola all'architetto Scapin e ad Angelo, l'assessore Morsanuto. Dopo sono cose tecniche, magari dopo daranno risposte dall'architetto Scapin. Allora, via Gervino a Portovecchio è da anni che ne parliamo e penso che sia la volontà di tutti di trovare una soluzione tecnica. Anche con la precedente amministrazione abbiamo fatto anche trattative con privati per cercare di allargare quella strada e di risolvere questo problema. Adesso abbiamo trovato una soluzione tecnica che adesso vi illustrerà l'architetto. Per le altre cose, l'aggiornamento del piano del traffico è stato rimandato al 2018, giornata 2018, dunque per adesso individueremo le cose più importanti da fare, dunque non... Per quanto riguarda la palestra, il palazzetto, chiamatelo come volete, di Pradipozzo, sono dopo delle interrogazioni da rispondere, risponderò perché c'è la comunicazione che vedo che si ripetono sempre le solite cose, ma per spiegare il discorso dei progetti e come siamo arrivati alla soluzione a Portovecchio abbiamo qua l'architetto Scapin che magari può dire qualcosa anche per quanto riguarda la progettualità e come stiamo andando avanti. Prego, consigliere Moro. No, chiedo la parola giusto perché sono stato chiamato in causa anche attraverso organi di stampa. Devo dire, corretta l'azione del consigliere Fagotto, ma attraverso interventi miei, attraverso contatti con l'assessore Morsanuto, di questa curva ne stiamo parlando da 2-3 anni e magari dopo l'architetto Scapin lo spiegherà bene anche in sede di consiglio comunale, ma l'ha già fatto durante gli incontri dei mesi scorsi anche nella frazione di Portovecchio, spiegando a tutta la popolazione, secondo me in maniera esauriente, quello che sarà l'intervento di questa amministrazione. Voglio dire che siamo sul pezzo, siamo attenti a questa cosa che non era risolta da anni, dopodiché come tutti gli interventi in cui bisogna riprendere in mano delle cose secondo me nate male ancora quando era stata diciamo disegnata e poi costruita la pista ciclabile, non è facile e non è facile quando ci sono più parti da mettere d'accordo. In quella curva incombono proprietà private, c'è una via di comunicazione, ci sono tetti che sporgono e c'è stata una polemica lunga. Da consigliere di Portovecchio spero che entro pochi mesi si giunga finalmente alla conclusione. Grazie. Grazie consigliere Moro. Architetto Scapin vuole delucidare, grazie. E a chi, Presidente? Al consigliere Fagotto? Al Consiglio, benissimo. Allora parto dal consigliere Fagotto. Allora, a novembre succedono questi tipi di operazioni. Mi pare che il Presidente della Commissione ha spiegato un po' la genesi di questa matrice. Succede che in corso d'anno si liberano delle risorse perché gli investimenti non sono stati fatti, perché sono stati posticipati, perché sono stati fatti in parte. Ci sono delle cause molteplici che generano queste risorse. A novembre il tempo è abbastanza stretto per fare l'investimento, lo capite tutti insomma, no? Allora il meccanismo contabile per cui si possa impegnare questa risorsa e fare in modo che l'anno successivo venga destinata a quell'azione per cui era stata spostata, e mi riferisco a via Gervino a Portovecchio,
È stato pensato di quantificare, e io ho quantificato in 35.000 euro il costo di questa sistemazione. C'è una linea di fattibilità, non c'è un progetto di fattibilità. Su questa linea l'amministrazione ha sposato il percorso e ha portato in consiglio la variazione di bilancio, tra le altre cose. Solo così posso avere l'impegno finanziario per sviluppare un progetto e fare poi l'opera, in modo da risolverla, visto che è stato oggetto di questioni da quando sono arrivato qua. Ho sempre sentito parlare di sta via, ma mai una soluzione. Ora il progetto lo vedremo. A grandi linee si tratta di mettere in sicurezza la sede stradale, perché così come oggi non lo è. Un percorso ciclopedonale che si butta all'improvviso sulla sede stradale è pericoloso, quindi si tratta di riportarci al codice della strada. Quindi il progetto sostanzialmente svilupperà una curva con una sezione stradale con 6 metri di asfalto destinata alla carreggiata, quindi ai veicoli, e una pista ciclabile di 2,5 metri sul lato nord della via, in continuità con quella che c'è, che viene da via Cave, quella che va giù lungo il Lemmene. No, dove c'è vabbè, insomma, da dove c'è la campanella. C'è una campanella, se avete presente, no? Ecco. Questa è la situazione via Cave, ecco. In modo che il percorso ciclopedonale sia in continuità e in sicurezza. Quindi sia la pista rispetto al codice della strada, così anche la strada. A quel punto lì verranno tolti gli elementi di ostacolo fisico lungo la carreggiata, in modo che la sezione sia corretta sotto il profilo della sicurezza stradale. Questa è l'operazione che sta sotto questi 35.000 euro. È abbastanza semplice, non c'erano soluzioni alternative, credo che sia corretto il modo di agire, insomma, sotto il profilo tecnico-amministrativo. Il progetto lo vedrete, non sarà un mistero, non sarà, non sarà il quarto mistero di Fatima, lo vedrete, ecco, sarà disponibile a tutti, potrà essere criticato, potrà essere migliorato, e in questo momento fisicamente non c'è. Non so se ho risposto al tema. Grazie architetto. Consigliere Fagotto? Grazie Presidente, mi scusi. Allora, noi andiamo in commissione nella speranza, e come ci dovrebbe essere, la possibilità di approfondire le cose. Poi qualcun altro in Consiglio Comunale ci dice che è stato approfondito con i cittadini. Allora noi cosa dobbiamo fare qua? Solamente la comparsa se non sappiamo niente? Sarà giusto che tutti quanto, anche il resto dei consiglieri, sappiano. Sono contento che i cittadini di Portovecchio sappiano, e anche da noi sanno, ma è giusto che anche i consiglieri di minoranza sappiano. Grazie. Sì, credo che l'architetto comunque abbia spiegato che al momento non c'è niente da sapere, è una prassi. No, è una prassi operativa, Dopodiché, per carità, lei può essere soddisfatto o meno, comunque ci sono altri interventi? Consigliere Adrigo, prego. Scusi, Presidente Mascarin, buonasera a tutti intanto e grazie per la parola, ma lei ha fatto per molti anni il consigliere di minoranza. Cioè, voi ci chiedete di votare delle variazioni di bilancio in fiducia. Generalmente, prima si pensano a dei progetti e poi eventualmente si chiedono le variazioni di bilancio su questi, o no? Però le ricordo, perché siamo stati assieme molti anni, che le variazioni di bilancio, che sono entro il 30 novembre, sono state sempre presentate anche dalla maggioranza e hanno sempre seguito questo tipo di passaggio. Cioè, credo che l'architetto, adesso se lo vuole ribadire, glielo faccio anche ribadire, abbia spiegato che sostanzialmente la prassi hanno seguito quella che è sempre stata fatta. Sempre, anche da quando voi eravate in maggioranza, sempre è stata fatta le variazioni di bilancio, quello è un altro discorso, ma rimaniamolo là sulla carta. Comunque l'architetto ci è spiegato, se volete che glielo faccio ribadire di nuovo. Architetto, prego. Anch'io
Però penso che sia capitato anche, come diceva prima anche l'architetto, anche nelle precedenti amministrazioni, di trovarsi che non si riesce a realizzare tutto per una serie di motivi o di imprevisti, oppure arrivano dei finanziamenti nuovi che alleggeriscono altri capitoli, che dopo si arriva a avere delle risorse che è pochissimo tempo da impegnare. Non penso che tutto quello che veniva fatto una volta era tutto programmato, che non succedesse anche una volta che c'erano delle risorse all'ultimo momento. Questo qua si tratta di non perdere queste risorse e di destinarle a una cosa giusta, insomma può arrivare anche dopodomani un contributo o essere capaci, non è che viene tutto programmato. Dunque non penso che neanche le amministrazioni di prima potessero sempre prevedere tutto quanto, non ci fossero delle risorse che avanzavano per fare altre cose in breve tempo, dunque non vedo dove da votare fiducia, non vedo. Tra l'altro avevo spiegato anche a Fagotto quando avevo visto questa cosa qua, non avevo detto che non è stato portato in commissione il progetto definitivo, avevamo messo, c'era l'opportunità di avere delle risorse che abbiamo destinato per questo tipo di operazione, dunque ho detto anche lui che non c'era il progetto definitivo, ma che andiamo verso questa cosa, giustamente. Dopo lui, il consigliere Fagotto, capisco anche la sua osservazione che dice sì, avvisare la popolazione, ma magari è il caso anche di avvisare i consiglieri, questo posso anche capirlo. Però ripeto che sentirmi dire che deve essere tutto programmato, non credo a queste cose perché avvenivano anche prima, perché ci sono delle risorse che arrivano o ci sono dei risparmi o ci sono delle cose che non si riescono a fare che vengono destinate in altre operazioni. Io penso che questo è Portovecchio sia una giusta scelta, sia un'opportunità che questa amministrazione ha grazie a queste nuove risorse. Sì, grazie Presidente. Due cose veloci. Un esempio di questa operazione l'avete visto prima. Finanziamo l'intervento sul tennis, 30.000 euro, la Regione ci dà il contributo di 16.000. Quindi vuol dire che abbiamo un'economia di 16.000. Dove li buttiamo questi soldi? Siamo a novembre, non siamo a gennaio. Vanno dove? Dove andrebbero nell'avanzo dell'anno successivo, quindi non spendibili. Allora è stata fatta un'operazione non da poco, credetemi, tra i vari uffici, in cui abbiamo trovato queste risorse e abbiamo detto bene, queste opere quest'anno non riusciamo a farle, possiamo fare quest'altro, ed è nata questa esigenza. Perché non rientrano nel piano delle opere, consigliere Zanin? Perché sotto i 100.000 euro il codice dei contratti prevede che non entrino nel piano delle opere. Stiamo parlando di interventi che sono minimali, che sono contenuti e vanno a sistemare problemi grandissimi, soluzioni minimali per problemi grandissimi. Questo è l'obiettivo. Ecco, quindi abbiamo fatto questo lavoro. Non è che si chiede la fiducia, si chiede di dare la possibilità di andare avanti, perché senza la copertura finanziaria non potremmo fare il progetto. E questo è il problema, capite? Quindi oggi la variazione di bilancio serve proprio per finanziarli, per mettere a disposizione le risorse per fare l'intervento. Architetto consigliere Zanco, prego. Mi permetto di evidenziare un piccolo dettaglio anche a fronte di quello che è stato poc'anzi espresso dai consiglieri di minoranza e anche dalle specifiche fatte dal capo dell'ufficio tecnico. Dunque, qui abbiamo esaminato e abbiamo preso visione tutti quanti che abbiamo delle risorse, no? I vari uffici hanno realizzato delle risorse per 348.000 euro. Queste risorse cosa dobbiamo fare? Queste risorse vogliamo destinarle a sistemare situazioni che sono latenti da tanto tempo. Ora, io non credo che qua ci sia il fatto di fare le cose senza la dovuta chiarezza o roba del genere. Qua c'è una esposizione di tutta una serie di iniziative che vanno a sistemare problematiche esistenti da sempre, perché via Gervino non mi pare che sia un problema che esiste da 2 anni o 2 anni e mezzo da quando c'è questa amministrazione, ma è un problema che esiste da prima. Ecco, qui a un certo momento si evidenzia solamente come buona amministrazione, si evidenzia solamente la possibilità e la necessità di andare a risolvere
c'è quelle situazioni che sono critiche nel territorio del comune di Portogruaro. Ora io non capisco, scusatemi, la diffidenza oppure l'espressione che quasi l'amministrazione abbia la pretesa di avere la disponibilità senza chiarimenti in merito. Io penso che qua chiarimenti per il momento non ce ne sono, perché tecnicamente parlando bisogna avviare la pratica e portarla avanti nei modi usuali. La cosa importante è capire la bontà dell'intervento. Se io vado a sistemare un problema che è latente da sempre di via Gervino e spendo 35.000 euro perché sono riuscito, grazie all'economia, sono riuscito ad avere i fondi necessari per risolvere il problema, tenendo in considerazione le difficoltà che si sono affrontate e che si affrontano, perché ci sono anche i confinanti che non sempre sono disponibili, i proprietari adiacenti a via Gervino che non sempre hanno dato disponibilità, anzi mi pare che ne hanno data ben poca disponibilità. No? Ecco, a questo punto io non capisco la diffidenza quando si vedono le somme che vengono destinate ai vari interventi, che sono somme che vanno a risolvere problematiche latenti da sempre. Dovrebbe essere quasi una cosa naturale questa di andare a consentire che queste iniziative vengano fatte, salvo che non si voglia tentare di impedire a questa amministrazione di operare. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Fagotto, prego. La dichiarazione di voto. Allora, volevo solo ribadire che qua non si tratta di essere contrari a una situazione di fatto di stanziamento di un bilancio. Qua si sta a chiarire che la maniera di operare in commissione non è corretta, perché quando finanziamo un qualcosa dobbiamo sapere anche al limite qualcosa. Quindi, come mi sono un attimino alterato durante la commissione, era anche giusto che gli assessori o chi di competenza avesse spiegato qualcosa in più. Quindi noi questo metodo non ci piace. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Consigliere Terenzi, prego. Per dichiarazione di voto a nome del mio gruppo. Anch'io ho delle osservazioni di metodo e di merito da fare su questo provvedimento. Sulle questioni di metodo mi trovo completamente d'accordo con quanto ha detto il collega Fagotto. Abbiamo già avuto modo di discutere in modo anche abbastanza come dire, acceso, ma insomma sempre rispettoso, ma acceso, rispetto al senso e al significato delle commissioni e rispetto anche al senso e al significato delle variazioni di bilancio. Io adesso ripeto quello che ho già detto in commissione, e cioè che dietro la variazione di bilancio, che non è mai neutra, c'è sempre un contenuto. Cioè la variazione di bilancio è la conseguenza di un'azione, anzi, meglio ancora, è la conseguenza di un'intenzione, ed è un'intenzione ben delimitata, perché altrimenti non avremmo identificato 35.000 euro. Vuol dire che c'è un'intenzione, vuol dire che c'è un'idea progettuale dietro, e quindi la variazione di bilancio in qualche misura deve essere spiegata alla luce di questa intenzione, alla luce di questa idea progettuale. E questo è già successo per variazioni di bilancio che attenevano anche al sociale. C'è una variazione di bilancio, c'è un progetto da fare, è un progetto legato a livelli essenziali di assistenza a livello sociale, punto. E no, cerchiamo di capire qual è questo progetto. Vedete, c'è questa questione. Nelle commissioni, spesso e volentieri, non c'è adeguata informazione rispetto ai provvedimenti. L'abbiamo già detto, lo ribadiamo qui questa sera, credo che lo ribadiamo come compagini di opposizione nel loro complesso, e le commissioni sono fatte sempre rapidamente e con scarsissimo approfondimento. Me ne dolgo, mi dispiace, perché questo non
non è all'altezza di un organo consiliare, che è una come dire, è l'istituzione principale di una comunità, il Consiglio Comunale. Per cui anche noi come dire, evidenziamo questa insufficienza e questa carenza del lavoro di commissione, e i presidenti di commissione dovrebbero sentire la responsabilità di in qualche modo alimentare l'informazione, di alimentare il confronto sui contenuti, di alimentare alla fine come dire, anche il pluralismo delle idee. Il pluralismo delle idee che in qualche misura, anche se è un pluralismo a fin di bene, porta anche un miglioramento rispetto ai provvedimenti che vengono portati in commissione. Quindi anch'io, come il collega Fagotto, noi siamo particolarmente insoddisfatti di come vengono svolti i lavori in commissione. Anche su questo aspetto, lo torno a dire, una variazione di bilancio non è mai fine a se stessa. C'è sempre un'intenzione, c'è sempre un'idea progettuale dietro, e guai se così non fosse, Per cui, venendo nel merito, è più che evidente che questa problematica di via Gervino a Portovecchio va risolta, più che evidente questo. Perché io mi ricordo quando si andava in campagna elettorale a incontrare la comunità, era uno dei temi che emergeva. È stato uno dei primi temi che è emerso anche a livello di stampa quando ci siamo insediati come consiglio comunale. Io ricordo che è arrivata una petizione o comunque un documento analogo che evidenziava questo aspetto, questo tema. Ricordo articoli di giornale che hanno riproposto continuamente questo aspetto. E oggi veniamo a sapere appunto da questa variazione di bilancio che c'è un intervento previsto per 35.000 euro. Ebbene, francamente questo non è sufficiente, perché quantomeno l'intenzione, l'idea progettuale doveva essere in qualche misura rappresentata in sede consiliare. Non si pretende il progetto, lo so anch'io che il progetto attiene ad una fase successiva, ma l'intenzione, l'idea progettuale sì. Perché altrimenti mi domando come è stata fatta la stima dei 35.000 euro. Mi si dica allora perché 35.000 e non 350.000 e non 3 milioni e mezzo. Ecco, vuol dire, giustamente, al di là della battuta, vuol dire che c'è un'idea progettuale dietro, un'intenzione, un'idea progettuale dietro, e parliamone in commissione. Ecco, non è stato fatto, come non è stato fatto per moltissime altre cose, anche più consistenti, quindi sostanzialmente ormai non ci meravigliamo. C'è l'altro aspetto poi che veramente non va di questo provvedimento, e cioè questa sottovalutazione del tema del piano urbano del traffico. Si stornano, mi pare aver inteso, l'ha già detto il mio collega Zanin, si stornano le risorse allocate sul piano urbano del traffico. Io dico invece che su questo tema, su questo aspetto, le risorse andrebbero messe, perché un piano urbano del traffico non è urgente, è urgentissimo per come si è sviluppata in qualche misura la nuova articolazione che è stata del traffico, che è stata sostanzialmente fatta senza un minimo di approfondimento e senza una valutazione organica delle conseguenze di determinate azioni. Per cui, per questioni di metodo e per questioni di merito, noi siamo proprio costretti da questi comportamenti a votare contro questo provvedimento. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere, prego, Zanco. Sì, vorrei intervenire sul fatto delle commissioni. Le commissioni vengono convocate nei termini previsti, vengono presentati i vari argomenti, si dà la possibilità a tutti i commissari di intervenire e all'interno delle commissioni vengono anche invitati i vari capo uffici per dare tutte le spiegazioni del caso, e la commissione si chiude quando le spiegazioni sono date a tutti.
e quando tutti gli argomenti sono stati discussi e non c'è più niente da discutere. Ora non capisco certe considerazioni in merito al fatto che le commissioni sono fatte in fretta o meno. Le commissioni vengono fatte, se dopo dobbiamo stare in commissione a guardarci se siamo belli o brutti, questo è un altro discorso. Però gli argomenti vengono discussi, esaminati, ecco, e qualcuno a un certo momento dirà va bene, questo argomento lo discuteremo in consiglio. Ecco, io questo vorrei evidenziare. Non mi sta bene il fatto di dire che nelle commissioni non vengono discussi, esaminati e vengono fatte di corsa. Perché mi pare, almeno dalle informazioni che ho potuto assumere così, ecco, mi pare che anche precedentemente le commissioni venivano fatte, anzi, in certe commissioni precedentemente non venivano neanche date spiegazioni, ma si rispondeva, prendiamo atto. Ecco, questo vorrei evidenziare. Grazie. Grazie, consigliere Zanco. Prego, assessore Morsanuto, voleva aggiungere. Volevo fare un'altra riflessione. Allora, a me fa piacere se votate contro su queste cose qua, perché se il tempismo, la programmazione, comunque abbiamo messo a posto il centro ricreativo del campo da tennis in maniera veloce, siamo riusciti ad avere un contributo anche dalla Regione, cosa non facile. Abbiamo messo delle risorse per risolvere il problema di via Gervino, ha spiegato anche prima il tecnico perché sono dei soldi che possono avanzare o non avanzare, dunque abbiamo pochissimo tempo da decidere. Se voi votate contro, a me fa solo un piacere e basta, perché se uno non vede le cose che da anni si aspettano, sono cose importanti, perché per un discorso di prassi si dice che queste cose non vanno bene, prendetevi la responsabilità, votate contro, a me fa solo piacere, non è un problema. Grazie Assessore. Se non ci sono più interventi, pongo in votazione la variazione di bilancio. Chi è favorevole? 9 favorevoli, chi è contrario? 6 contrari, nessuno astenuto. E pongo in votazione per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 9, chi è contrario? 6 contrari, nessuno. La variazione è approvata, grazie. Passiamo ora all'ottavo punto all'ordine del giorno. Modifiche al regolamento polizia mortuaria, argomento esaminato dalla prima commissione il 18 ottobre. Qui ricordo ci sono anche tempi doppi di intervento eventualmente. Chiedo al Presidente di Commissione per cortesia, grazie a Marisa, di relazionare breve. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, con il nuovo regolamento di polizia mortuaria sono stati modificati gli articoli 63, 72, 83, 85 e 89 del precedente regolamento comunale. Nell'articolo 63 è prevista la possibilità di richiesta, con facoltà del Comune di accogliere o meno, di rinnovo della concessione da parte del concessionario originario o da parte del coniuge e ascendenti. Con l'articolo 72 il Comune ha la facoltà di accedere alla rinuncia della concessione a tempo determinato di aree cimiteriali. Al concessionario aspetterà un rimborso pari al valore della tariffa in vigore al momento della rinuncia, decurtata dal valore del periodo di concessione. Nell'articolo 83 al punto 3 si parla delle sole concessioni riguardanti tombe particolari o tombe di famiglia. Porticali, pardon. Il punto 85 prevede che la concessione può essere conferita per un massimo di un loculo, esclusivamente ad eccesso avvenuto a favore del coniuge o parente di primo o secondo grado del defunto. È possibile, previa disponibilità di loculi, il conferimento di concessioni nel caso di salme precedentemente o provvisoriamente tumulate,
per momentanea indisponibilità di loculi in sepolture concesse a terzi non rientranti nei precedenti gradi di parentela. Nell'articolo 89 viene prevista la possibilità di rinuncia alla concessione prima della scadenza, con rimborso pari al valore della tariffa in vigore al momento di rinuncia, decurtato nel valore per il periodo di concessione fruito. Grazie, buonasera. Grazie consigliera. Ci sono interventi in merito? Se non ci sono interventi, io pongo in votazione le modifiche al regolamento di polizia mortuaria. Consigliere Terenzi, prego. Io purtroppo non faccio parte della commissione e né sono potuto venire ad esaminare insieme ai colleghi il provvedimento. Io ho capito che questo provvedimento ha un razionale, quello di evitare l'accaparramento dei loculi. Mi pare aver capito che... E allora questo è una logica giusta, è un razionale giusto, perché... E poi mi pare di aver inteso si rende anche temporalmente più ristretto il momento della virgolette liberazione dell'oculo, eccetera. E anche questo è corretto, perché si favorisce un adeguato turnover, eccetera. Ecco, quello che a me sfugge un po', e chiedo chiarimento all'assessore, è la modalità di acquisizione dell'oculo allorquando la persona passa a miglior vita, perché io o non ho capito bene io, ma il regolamento dice non si possono più acquistare i loculi in via preventiva, dico bene? Ecco, si possono acquistare solo al momento del bisogno, cioè nel momento in cui una persona passa a miglior vita, il coniuge o chi per esso, lui passa a miglior vita, davvero miglior. Quindi, no, allora mi sfugge questo passaggio, perché vedo dei tempi molto molto stretti, vedo la necessità di una programmazione non di poco conto, cioè bisogna che ci sia una programmazione che tenga conto del turnover dei loculi, che tenga conto, insomma, dei fabbisogni, cioè io non vorrei mai che questa nuova modalità si scontrasse con il bisogno oggettivo, mentre capisco molto di più il senso della previdenza, ad esempio di una coppia di coniugi ormai inoltrati verso la terza età o quarta età, ormai si vive di più, grazie a Dio, che dicono, insomma, noi adesso investiamo queste risorse per la nostra ultima dimora. Ecco, lì non mi pare ci sia accaparramento, ci sia invece una giusta valutazione, una giusta necessità, per cui io ho qualche perplessità sulla modalità concreta in cui si dice ma l'oculo lo si acquista o ci si avvale della concessione allorquando la persona passa a miglior vita, da parte ovviamente del coniuge o di un suo parente o affine, insomma. Ecco, se qualcuno mi spiega questo meccanismo, perché secondo me è il punto più debole di tutto il regolamento. Grazie. Grazie consigliere Terenzi, do la parola al segretario per le spiegazioni. Prego, segretario. Sì, come diceva, lo spirito del regolamento è quello di evitare la prevendita, di avere un cimitero vuoto e di avere magari, perché è tutto già venduto, ed avere praticamente le salme che non sai dove metterle. Il problema che dice lei è che effettivamente quando poi capita che uno passa a miglior vita, i parenti sono loro che devono intervenire. Premetto però che oramai ogni cimitero ha il proprio piano, vi sono i piani regolatori cimiteriali, per cui facendo un piano regolatore cimiteriale è vero che tu non indovini chiaramente la quantità purtroppo di decessi che avvengono in un anno o in 10 anni, però oramai tu riesci anche a prevedere quanti posti potrebbero essercene
Di conseguenza quando è capitato nel Trevigiano, oramai la prevendita non si fa più da nessuna parte, quando capita il caso tu vai in comune e te la sbrighi, comunque problemi non ce ne sono mai stati. Ci sono i problemi invece appunto della prevendita, quello sì, avevamo i cimiteri vuoti e purtroppo ingrandire in continuazione, ampliare, perché magari uno lo prenota a 60 anni, alla mia età magari, però magari muori l'anno dopo, ma magari muore anche a 98 anni, quindi ti rimane lì con grossi problemi, cimiteri vuoti, ampliamenti continui. Ok, se è stato esaustivo poniamo in votazione le modifiche al regolamento di polizia mortuaria. Chi è favorevole? Sì. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Pongo in votazione per cortesia, no, qua non c'è limitata esecutività, quindi le modifiche sono approvate, grazie. Passiamo al 9° punto, all'ordine del giorno. Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, misura 19, sviluppo locale leader del PSR 2014-2020, progetti chiave del programma di sviluppo locale, punti superfici linee, per l'intervento programma di informazione e promo commercializzazione dei territori rurali della Venezia orientale. Approvazione della Convenzione per la regolamentazione del rapporto tra i comuni dell'ambito territoriale designate ed il comune di Jesolo. Argomento esaminato dalla 4ª Commissione il 23 novembre. Chiedo per cortesia al Presidente, grazie. Sì, grazie Presidente. Confermo che la Commissione si è svolta il 23 novembre scorso. E visto che prima si parlava di lavori delle commissioni, il segretario comunale ha spiegato bene in sede di commissione che i documenti sono stati trasmessi proprio all'ultimo dal comune capofila e quindi subito dopo, appena l'amministrazione aveva la disponibilità, ai consiglieri, per arrivare al consiglio di oggi e quindi votarla. Oltre al segretario, anche l'assessore Geronazzo ha spiegato le progettualità della nostra amministrazione. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, stiamo parlando di 200.000 euro, a tanto ammonta il progetto che vedrà insieme 16 comuni, con comune capofila Jesolo, per la promozione dei territori rurali della Venezia orientale. Il progetto prevede 4 categorie di interventi: sul web, sui prodotti multimediali, sugli eventi e sui media specializzati. Ora si tratta di approvare la convenzione che darà il via al progetto. Quello che ci colpisce di questa convenzione sono 2 aspetti. Il primo è la scadenza per la presentazione della domanda di aiuto, 7 dicembre 2017, praticamente tra una settimana circa. Il secondo è quanto è scritto nella Convenzione stessa all'articolo 2. In quell'articolo si può leggere che il Comune di Jesolo curerà la predisposizione della proposta di intervento in tutte le sue fasi, provvederà alla redazione, entro la scadenza dei bandi, 07 dicembre 2017, di un piano delle attività informative e promozionali, secondo lo schema di cui all'allegato 11.2 del bando a regia intervento 7.5.1, che sarà concordato con gli altri enti sottoscrittori. E dalla lettura di questo allegato scopriamo che, oltre alle generalità del soggetto, si dovrà presentare una descrizione analitica delle attività e delle iniziative previste, la descrizione dei target e dell'utenza interessata e il cronoprogramma delle attività. Ora, siccome il termine della presentazione della domanda è praticamente la prossima settimana e gli interventi devono essere concordati con il comune capofila, prima di poter giudicare questa proposta di delibera vorremmo poter sapere 2 cose. Che cosa ha proposto Portogruaro in termini di attività di progetto per il proprio territorio e con che tempistiche sono previsti questi interventi. Grazie.
Grazie consigliere Fagotto. Raccogliamo in caso le varie domande e dopo ne daremo risposta. Se ci sono altri interventi. Volete dare risposta? Prego consigliere Assessore Geronato. Sì, per quanto riguarda la progettualità, essendo stati i tempi molto stretti, siamo in trattativa per vedere la progettualità col Comune di Jesolo. Ricordo ancora che questo progetto è partito ancora nel lontano 2007, quindi è un progetto che ce lo portiamo avanti da diversi anni. Siamo arrivati la settimana scorsa, mi sembra, giovedì ci hanno mandato la bozza per poter aderire entro il 7 dicembre, abbiamo fatto la commissione, siamo in trattativa col Comune di Jesolo e con gli altri 16 comuni che fanno parte di questo progetto di 200.000 euro e sono stati concordati le modalità di pagamento perché volevo solamente sottolineare che i 200.000 euro che pervengono dalla Regione sono esclusi di IVA. L'IVA viene a carico dei comuni che viene distribuita per abitante, quindi al comune di Portogruaro aspetta una somma, mi sembra, pari a 7.000 euro, 7.000 adesso è qualcosa, che vengono messi nel bilancio del 2018. Ecco, 7.000,55 centesimi mi dicono che ha la delibera in mano e vengono conteggiati nel bilancio 2018. Grazie. Grazie Assessore. Mi scusi Presidente, ho fatto, mi sembra, una risposta chiara. Cosa ha proposto Portogruaro in termini di attività, di progetto per il proprio territorio? Sì. E con che tempistiche sono previsti questi interventi? Ha risposto l'assessore bene ad alcuni termini diciamo economici, ma abbiamo chiesto altro noi, abbiamo chiesto che tipo di attività e con che tempistiche. Grazie consigliere, prego signor Sindaco. Sì, buonasera nuovamente a tutti i cittadini con i quali mi scuso per non averli salutati prima, mi scuso per la fretta, saluto tutti quanti, consiglieri, assessori, segretario, presidente. Beh, forse il consigliere Fagotto non ha ben presente i tempi nei quali ci è pervenuta la proposta, quindi ribadisco quanto appena detto adesso l'assessore Geronazzo. Visto i tempi strettissimi, abbiamo ritenuto doveroso accogliere la proposta del Comune di Jesolo in quanto si tratta di fare promozione del territorio. In questi giorni sono in corso degli incontri strettissimi con il Comune di Jesolo perché il progetto prevede di attivare un'informazione sulle eccellenze del territorio. Giocoforza dovremo essere molto precisi e molto puntuali, ma si tratterà di presentare delle attività e delle azioni volte a promuovere le eccellenze. A oggi... Ma se no eventualmente si bloccherebbe tutto? Sì, anche perché se non... Ma questo è un altro discorso, Presidente, mi consenta. Quindi la trattativa col Comune di Jesolo è assolutamente stretta, anche perché se il Comune di Jesolo non avrà la nostra progettualità non potrà procedere. Si intende comunque che se questa sera non dovessimo andare a deliberare, salterebbe tutto il contributo regionale. Ok, prego, consigliere Terenzi, prego. Ecco, probabilmente se l'assessore Geronazzo avesse risposto e ci avesse detto le cose che ha detto la Sindaco, probabilmente, non dico che sarebbe stato del tutto sufficiente, ma insomma avremmo già avuto un inquadramento del tema. Peraltro le cose che ha accennato in modo pertinente la Sindaco rispetto a questo progetto, e convengo anch'io che bisogna alimentarlo questo progetto, non c'è dubbio, cioè, per una serie di motivi. Peraltro questi contenuti sono anche racchiusi nella, chiamiamola così, scheda descrittiva all'articolo 1 legato agli obiettivi. Ecco. Per cui rintracciamo il macro progetto e rintracciamo anche il razionale di questo progetto, che giustamente è per una informazione e una promozione legata al territorio e legato. Però, Assessore Geronazzo,
in effetti lei non ha risposto alla domanda del collega Fagotto. Ci è voluto l'intervento del sindaco ed è quello che chiediamo qualche volta noi, forse con troppa veemenza, forse, però è questo il tema, cioè noi da un assessore ci attendiamo una spiegazione sintetica, certamente ognuno poi ha lo stile che ha, ma esaustiva, perché qua siamo in un consiglio comunale, qua siamo chiamati ad esporci tutti, a votare, ad approvare e se del caso non approvare, questioni legate alla dinamica sociopolitica del nostro territorio e questioni anche che riguardano talora anche ingenti risorse, che come dice la nostra sindaco sono risorse peraltro della collettività e abbiamo il dovere di impegnarle in modo adeguato. Ecco, questo volevo dire sostanzialmente e anticipo già la dichiarazione di voto nel dire che noi voteremo a favore di questo provvedimento. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Zanco, prego. In merito all'argomentazione esaustiva che può dare un assessore o il sindaco o un consigliere, a noi perviene sempre il programma e quanto si fa di quello che si propone. Giustamente, prima è stato evidenziato che nell'articolo 1 degli obiettivi è evidenziato che cosa si va a fare con questo progetto. Ecco, la cosa che io penso sia importante è quella che quando ci si presenta in Consiglio Comunale, quantomeno un'infarinatura, una presa visione di quello che ci è stato trasmesso dovrebbe essere presa. È logico che se io, è come quando si va a scuola, sono impreparato, posso avere tutte la documentazione del caso, ma se non l'ho guardata, se non l'ho vista, se non l'ho studiata, non posso capire che cosa vado a discutere su questo argomento. Ecco, nell'articolo 1, come è stato detto poc'anzi, è dettagliatamente descritto quello che si va a fare. Pertanto io credo che come si è espresso l'assessore Geronazzo, perché si è espresso nel modo di uno che a un certo momento dite avete avuto la documentazione e l'avrete anche presa visione. Questo è il discorso. Grazie consigliere Zanco. Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione l'argomento. Chi è favorevole? 9, 10, 14. Chi è contrario? Un contrario. E nessuno astenuto, anche le immediate. Un astenuto. Ah no, prima non aveva votato, allora mi sembrava, scusa. Quindi un astenuto il consigliere Fagotto, contrario il consigliere Gradini, il resto è favorevole. Pongo in votazione per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non so, fa quel che vuole. Il punto all'ordine del giorno è approvato, grazie. Fiori così grandi. Passiamo ora al 10° punto all'ordine del giorno, programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, progetti di promozione e commercializzazione dell'itinerario Gira Lemene, convenzione tra comuni e comune capofila. Chiedo, argomento esaminato dalla 4ª commissione il 23 novembre, chiedo per cortesia al Presidente Grazie, Presidente Moro. Sì, grazie Presidente. Come prima l'argomento è stato esaminato nella commissione del 23 novembre, in questo caso il comune capofila è Concordia Sagittaria e in sede di commissione è stato spiegato bene il ruolo invece del nostro comune. Grazie. Grazie Presidente Moro. Volevo fare una piccola precisazione che è arrivata dopo la Commissione, questo anche per far capire questi due argomenti, l'iter che hanno avuto. Ci hanno comunicato che invece
delle schede numero 16 programma di formazione e promocolonizzazione hanno comunicato che sono 15 le schede, c'era un rifuso modificato dopo la commissione, no, questo è per correttezza. Grazie Presidente Moro, se ci sono interventi è correlato al precedente comunque questo punto, quindi se non ci sono interventi pongo in votazione. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, ci troviamo a parlare di Giralemene, un progetto che poteva essere importante per il territorio, ma così non è stato. Se andiamo a vedere le prime delibere con cui il progetto è stato approvato, credo che tutti possiamo essere d'accordo che il Giralemene era una bella idea, ma come al solito, se quell'idea non si associa a una volontà, un'idea di territorio, una convinzione forte, ecco che quell'idea diventa invece solamente occasione di appalti o poco più. Perché se ci fosse davvero una volontà forte dietro all'idea del Giralemene, non avremmo visto cose come ad esempio un paio di varianti che hanno portato il costo totale dell'operazione ad essere superiore a quanto messo in bando di gara, facendo arrivare il totale a ben 640.000 euro circa contro le 619.000 euro del bando originario. Per portar terra e sistemare la pista, per così dire, come da varianti, abbiamo visto eliminare cose ritenute evidentemente futili, come parte della segnaletica, le panchine, le rose dei venti, l'illuminazione del Ponte Rosso di Concordia, il segnale di inizio percorso a Caorle, parte della segnaletica per i ciclisti, alcune sistemazioni di parti boschive, le casette per l'aviofauna, parte dei paletti di protezione ai ciclisti lungo il percorso. Così, giusto per fare qualche esempio. E che dire del progetto di qualificazione dell'itinerario? Abbiamo un'app che ti manda da un'altra parte rispetto al progetto, basta dare un'occhiata al tratto Portogruaro-Portovecchio. Abbiamo una segnaletica che definire insufficiente è già dire troppo, con i cittadini che ad esempio si ritrovano a percorrere il Giralemene senza sapere di farlo. La cartellonistica poi è a tratti imbarazzante, basti vedere il cartello nei pressi della torre di Borgo San Gottardo e provare a leggere la parte in inglese, posta ad un'altezza così bassa che per leggerla bisogna inginocchiarsi. Ci sono delle mappe, o meglio degli opuscoli in giro, che definire inutili è già troppo, in quanto non servono a far capire per bene dove passa il Giralemene. Tutto questo per dire bene ai cittadini che ci sarà ben un motivo perché il Giralemene come itinerario in sé per sé non funziona a livello turistico. Quindi che si fa? Si mettono ancora soldi sul progetto con modalità più o meno simili, per cui si aggiungeranno parti all'app, si realizzeranno filmati e fotografie da divulgare nella stampa specializzata, si faranno eventi di promozione, il tutto per un totale di 88.000 euro circa. Non era forse meglio sistemare prima le criticità esistenti? Perché pubblicizzare un itinerario che poi risulta difficile da trovare e da gustare lo troviamo un po' strano? Ci diranno che i soldi sono stanziati per questo e dunque solo per questo possono essere spesi. E allora torniamo a dire che il problema non sono le risorse, ma il come vengono spese quelle risorse, quei soldi dei cittadini. Sarebbe stato interessante conoscere se e quanto i precedenti investimenti nel progetto Giralemene abbiano fruttato finora, perché se l'investimento non ha portato i risultati previsti, a che serve buttare ancora? E con le medesime modalità, soldi, tasse dei cittadini, in progetti che sono solo vasche senza tappo, impossibili da riempire? Ecco, facciamoci qualche domanda, nel frattempo ci metteremo in disparte ad osservare l'ennesimo spreco in attesa di tempi migliori. Grazie. Grazie consigliere Fagotto, do la parola al sindaco per la risposta. Altre domande, magari? Ci sono altri interventi? No, quindi prego, signor sindaco. Allora, io penso che l'idea di fondo e la progettualità di fondo del Giralemene sia vincente e sia importante. Abbiamo avuto tutti modo di in qualche modo impattare, incontrare, no? La circolarità del Giralemene e in qualche misura abbiamo avuto modo di vedere dei tratti
straordinari e anche ben segnati, ben indicati, abbiamo avuto modo di fare anche l'esperienza che citava precedentemente il collega Fagotto, cioè dei tratti probabilmente tenuti peggio e mal indicati. Però noi qui in Consiglio Comunale dobbiamo valutare il razionale di questo progetto, di questo programma, dobbiamo valutare con una certa visione anche il fatto se sia un'iniziativa strategica e allora vale la pena di dargli continuità o meno. A me sembra di poter dire che il Giralemene è un'iniziativa strategica, perché impatta beni ambientali, beni paesaggistici, impatta valori turistici, impatta la qualità della vita, impatta il fatto che abbiamo la fortuna, chiamiamola così, strategica, di vivere in un territorio ricco di tutto quello che ho detto prima. Ecco. Per cui è bene che le amministrazioni, indipendentemente dai colori, no, degli amministratori stessi, diano continuità a questo progetto, a questa progettualità. Anche perché, attenzione, anche perché intorno al fiume, intorno a queste aste, si può davvero anche, come dire, ritrovare anche una cultura, ritrovare anche un'identità, ritrovare anche, come dire, una fonte di attrazione per quanto riguarda soprattutto la spinta turistica. Io ad esempio, così voglio fare anche una menzione particolare per un'altra amministrazione, San Michele al Tagliamento. San Michele al Tagliamento e il sindaco Codognoto secondo me ha saputo raccogliere e cogliere queste opportunità che provengono dalla pianificazione e progettazione dell'Unione Europea per valorizzare attraverso la progettualità europea anche siti e territori. Ecco, credo che le amministrazioni debbano fare esattamente come ha fatto il sindaco Codognoto, che ha preso la palla al balzo e ha creato degli attrattori non indifferenti per il suo comune, per Bibbione, per valorizzare ulteriormente un'area che sta diventando di indubbio interesse anche per questi percorsi, direi, eccellenti. Ma poi potrei parlare di Valle Vecchia, potrei andare avanti con il ragionamento, non vado avanti, ma per dire che questo Giralemene va alimentato perché è un'idea strategica e quindi bene, noi voteremo a favore di questo provvedimento, anche se in parte ha ragione il collega Fagotto. Laddove vediamo che c'è dell'incuria o laddove vediamo che manca qualcosa, noi dovremmo avere la capacità di porre rimedio, perché la qualità e la cura, questo vale per tutto, è un moltiplicatore e la gente che frequenta i nostri territori si accorge quando c'è della cura e si accorge quando c'è dell'incuria. Quindi da questo punto di vista penso che si possa anche raccogliere l'osservazione del collega Fagotto. Grazie consigliere Terenzi. Signor Sindaco, prego. Io stasera apprezzo gli stimoli che sono arrivati, apprezzo anche il fatto che si sia parlato di cura del territorio e del fatto che la cura sia un moltiplicatore dell'interesse. Infatti è esattamente questo che sta cercando di fare questa amministrazione, mantenere con cura quanto c'è già. In questo caso parliamo del discorso del Giralemene. Mi domando perché mai avremmo dovuto rifiutare un'opportunità per il territorio di implementare la conoscenza di un percorso così importante come quello del Giralemene. Sicuramente avrà bisogno di manutenzione, ma in questo caso il contributo riguardava la, chiamiamola così, pubblicità dei luoghi. Perché non pensare di attirare verso il nostro territorio ulteriori numero di persone che possono così ben conoscere quanti luoghi piacevoli, quante eccellenze, quante capacità imprenditoriali legate all'agroalimentare qui si hanno. Perché rifiutarlo? Perché parlare di sprechi? Non ci sono sprechi, i denari verranno utilizzati bene. Quando ci sono dei bandi, i bandi hanno delle destinazioni, quindi si parla di bandi per la manutenzione, bandi per la realizzazione di nuove strutture, bandi per fare cultura, bandi per fare pubblicità. In questo caso si parla di un bando
per comunicare quanto c'è sul territorio. Quindi il Comune di Portogruaro ha aderito assolutamente in maniera molto immediata a questa opportunità. Ricordo anche che il Comune di Portogruaro non è capofila di questa esperienza, il capofila è il Comune di Concordia, con il quale peraltro in questi ultimi periodi ci siamo interfacciati perché Portogruaro abbia il massimo dell'opportunità rispetto al discorso del Giralemene. Andremo a proporre, in questo caso sì, sappiamo già quali linee avremo intenzione di sperimentare nonostante i tempi molto stretti, ma proprio perché con il Comune di Concordia, con il Comune di Cinto e con il Comune di Caorle già da molto ci sono dei contatti, di Gruaro anche, ci sono dei contatti importanti per creare sinergia del territorio lungo l'asta dell'Emene. Voi sapete bene che si tratta, in questo periodo stiamo ragionando anche sul parco dell'Emene Reghena, sul quale si sono fatte molte azioni in sinergia con Città Metropolitana attraverso la sistemazione del percorso, attraverso la sistemazione dei mulini di Cinto, e anche questo parla di territorio. Voi sapete anche che si è parlato di distretto del turismo. Il distretto del turismo ragiona anche in un'ottica di asta dell'Emene Reghena, del bacino dell'Emene Reghena. Attraverso queste azioni si crea un collegamento tra i vari comuni, tra le varie realtà amministrative, in modo che unitamente si parli di promozione territoriale. Recentemente, proprio in questi giorni, abbiamo comunicato a Regione Veneto che ci ricostituiremo come distretto del Giralemene proprio per essere inseriti in un elenco regionale attraverso il quale potremo accedere ad altri contributi. Questo per rispondere che assolutamente sprechi non ce ne sono, si cerca di utilizzare qualsiasi opportunità ci venga proposta, e condivido assolutamente la necessità di razionali interventi, di evitare al massimo che vengano buttati denari pubblici, ma condivido assolutamente che le opportunità legate al Giralemene vengano tutte percorse. Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Fagotto. Solo due parole. Per ribadire il fatto che il progetto Giralemene sarebbe un buon progetto, però prima di partire con altre cose ancora sarebbe da cercare di sistemare le carenze che si sono evidenziate in maniera notevole. Non si parla di queste cose nel progetto. Grazie. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 13 favorevoli, chi è contrario? 2 contrari. Pongo per cortesia anche l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è favorevole per cortesia come prima, e i 2 contrari credo come prima. Il punto è approvato, grazie. Passiamo ora all'11° punto all'ordine del giorno, che è la proposta di mozione inerente alla creazione di un centro servizi di prossimità di Lugugnana, presentata dai consiglieri Terenzi, Drigo, Pizzolito e Zanin. Chiedo per cortesia di darne lettura, grazie. Grazie Presidente. Oggetto mozione inerente alla creazione di un centro servizi di prossimità a Lugugnana. Premesso che in data 15 giugno 2017 è pervenuta al Comune di Portogruaro, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Comunale, una petizione supportata da oltre 800 firme, avente carattere generale e diretta a promuovere interventi di tutela degli interessi della comunità, finalizzata a riconvertire l'ex scuola elementare, sita all'incrocio fra via Chiesa e via Fausta a Lugugnana, in un centro servizi di comunità. Dato atto che la comunità di Lugugnana è una realtà territoriale geograficamente popolosa, estesa e distante dai centri direzionali ed amministrativi,
e dai servizi alla persona del Comune di Portogruaro, nonché baricentrica rispetto ad altri comuni del mandamento del portogruarese, considerata la presenza di popolazione, in particolare anziana, caratterizzata da vulnerabilità e fragilità, con richiesta di accesso intensivo a prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario di livello primario ed assistenziale che attengono alla salute e alla qualità della vita, considerato che il fabbisogno di un presidio sanitario o sociosanitario territoriale è ulteriormente supportato dalla frequenza estiva di turisti e bagnanti che accedono all'oasi naturalistica di Valle Vecchia in località Brussa nel comune di Caorle, che le caratteristiche strutturali dell'edificio appaiono funzionali alle succitate destinazioni d'uso, consentendo l'individuazione di aree distinte, separate ed omogenee per ospitare le attività succitate, garantendo con interventi dal punto di vista normativo e di adeguamento strutturale appropriati i requisiti tipologico-strutturali propri delle diverse attività che verranno previste. Dato atto che la precedente amministrazione, a partire dalle succitate istanze, aveva predisposto un'ipotesi progettuale per l'utilizzo della struttura suddetta ai fini della realizzazione di un centro servizi nella comunità con aree per attività sanitarie, sociosanitarie, di animazione e di assistenza sociale nonché culturale, considerato che a partire dalle finalità pubbliche delle succitate destinazioni d'uso è possibile l'attivazione di accordi convenzionali intercorrenti fra il Comune e l'azienda 4 Veneto Orientale per la gestione di ambulatori medici di cure primarie e o per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione a rivalutare la destinazione d'uso e l'utilizzo dei locali della ex scuola elementare sita all'incrocio fra via Chiesa e via Fausta Lugugnana, al fine della realizzazione di un centro servizi di prossimità per l'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria di livello primario, assistenziale, di animazione ed assistenza sociale nonché culturale. Produrre un piano di fattibilità, di riconversione nell'utilizzo dell'immobile anche attraverso un percorso partecipato nella comunità con la definizione delle destinazioni d'uso dei piani, delle aree e dei locali dell'immobile interessato, coerenti con i bisogni espressi nella comunità e con le funzioni da esercitare nel suddetto sito. Coinvolgere attivamente su tale progettazione e realizzazione la direzione dell'azienda 4 Veneto Orientale, anche al fine di attivare un eventuale accordo convenzionale per la gestione di ambulatori medici, di cure primarie e o per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Definire il progetto complessivo di manutenzione evolutiva e straordinaria della struttura al fine della realizzazione del centro servizi di prossimità presso la ex scuola elementare, sita all'incrocio fra via Chiesa e via Fausta Lugugnana, per dotare la struttura medesima dei requisiti tipologico-strutturali necessari allo svolgimento delle succitate attività. Firmato i 4 consiglieri del gruppo Centrosinistra Più Avanti Insieme, il sottoscritto, Irina Drigo, Roberto Zanin e Vittoria Pizzolito. Grazie consigliere Terenzi. Apriamo quindi anche il dibattito. Prego consigliere. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei solo fare un breve excursus, una cronologia di quanto
inerente all'argomento in oggetto, per dopo lasciare la parola all'assessore Toffolo, che spiegherà anche perché non è stato possibile arrivare a fare quello che si sarebbe voluto fare. Allora, lunedì 2 ottobre alle 17 il sindaco Maria Teresa Senatore, il vice sindaco Chetti Fogliani, l'assessore Angelo Morsanutto, l'assessore Luigi Toffolo e il consigliere comunale Leonardo Barbisan, insieme al segretario generale dottor Giorgio Ferrari, hanno incontrato una delegazione dei rappresentanti dell'associazione Lugugnana per confrontarsi nella futura destinazione dell'edificio delle scuole elementari G. Mazzini. Prima di questo colloquio l'amministrazione aveva già incontrato in una precedente riunione la cittadinanza nel mese di settembre, anticipando anche tra l'altro alcune proposte di futuro di utilizzo delle scuole avanzate dai cittadini, che potevano essere accolte parzialmente perché non è consigliabile la consistenza dei servizi sanitari, che le richieste di alcuni cittadini riguardo l'utilizzo dell'area come servizi sanitari non era possibile raccoglierla perché non è consigliabile la consistenza dei servizi sanitari, oltretutto in parte privati e già esistenti. Nella riunione si è concordato di utilizzare le scuole elementari G. Mazzini in accordo con i delegati presenti alla riunione con le seguenti finalità: spazio di aggregazione e partecipazione, che potrà essere utilizzato dalle associazioni e dalla comunità di Lugugnana al piano terra. Mostre permanenti, quindi collezioni comunali realizzate dal Comune quindi, e in collaborazione con la Proloco di Portogruaro, e mostre temporanee di artisti locali e o suggerite dalle associazioni negli altri piani. Ulteriori spazi espositivi e sala per conferenze, quindi un punto di aggregazione per la comunità. È stata prevista inoltre la predisposizione di uno spazio dedicato a libri a disposizione dei cittadini e nel futuro verranno organizzate anche iniziative culturali in questi nuovi spazi. L'amministrazione comunale ha manifestato durante la riunione del 2 ottobre, del recente 2 ottobre, la massima disponibilità ad accogliere le iniziative proposte dai cittadini, così da rendere sempre più attivo il nuovo spazio che manterrà nella sua nuova denominazione il nome di Giuseppe Mazzini. Si sono seguite poi altre 2 riunioni, il 23 ottobre e il 6 novembre, con i delegati dell'Associazione Lugugnana al fine di poter creare un programma e una data condivisa e giungere all'inaugurazione dell'immobile nel mese di dicembre. E come da programma l'inaugurazione dell'ex scuola G. Mazzini, che viene denominata anche Space, Spazio Culturale Eventi Mazzini, avverrà alla presenza delle autorità sabato 2 dicembre alle ore 15:30. Da quel momento l'orario di apertura del nuovo spazio culturale sarà il seguente: sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e 14:30-18. Potranno poi essere valutate ulteriori giornate di apertura in ragione delle varie attività che verranno programmate e sviluppate anche in collaborazione con la popolazione locale. Grazie. Grazie consigliere Foglia. Prego Assessore, se vuol completare. Sì, allora mi è stato chiesto di esprimere un parere sulla fattibilità immediata della realizzazione di una struttura sanitaria o sanitaria in questo senso presso il centro culturale di Lugugnano o ex scuola elementare. Questo argomento l'abbiamo, è la terza volta che viene dibattuto, ovviamente prima durante l'incontro pubblico e poi successivamente anche presso la delegazione comunale, e anzi in commissione ancora, e oggi davanti a tutti i cittadini. Premetto che ovviamente sono d'accordo, concordo che Lugugnana merita un'attenzione particolare dal punto di vista sanitario e sociosanitario, sia per la distanza dal capoluogo sia per la numerosità dei suoi cittadini. Tanto è vero che in Lugugnana esiste una struttura sanitaria appartenente a una delle 2 medicine di gruppo integrate presente in tutto il Veneto orientale. La seconda si trova infatti a San Stino di Livenza. Sappiamo cosa sono le medicine di gruppo integrate: sono quelle strutture territoriali di cure primarie identificate dalla Regione, che permettono ovviamente l'assistenza primaria per i cittadini, quindi sono il front line, diciamo, dell'assistenza sanitaria. Lugugnana appunto possiede come diciamo, ambulatorio periferico ovviamente
fa parte di questo complesso. È chiaro che la struttura è difficile ovviamente ottenere una struttura centralizzata a Lugugnana proprio perché per il modello in rete di queste strutture, però ci sono 3 medici che hanno avuto la fortuna e comunque la buona volontà di aggregarsi a questa struttura e quindi forniscono dei servizi di primo livello, tra cui la presenza di una segretaria e speriamo che il prossimo anno anche di una presenza infermieristica. Quindi voglio dire con questo che la struttura esiste ed ha un servizio di buon livello. Seconda osservazione, in questa struttura privata in via Fausta 116, è stato autorizzato un punto prelievi. Questo è un altro argomento abbastanza importante perché ovviamente, come sappiamo, il punto prelievi viene autorizzato dalla Regione attraverso una serie complessa di procedure e questa autorizzazione è stata data appunto poco tempo fa, dopo un lungo iter che i cittadini di Lugugnana conoscono bene, ed è legato alla sede, quindi il punto prelievi se venisse per qualche motivo venisse a cessare il rapporto anche privatistico con i medici, quel punto prelievi verrebbe a cessare. Quindi non è così automatico il passaggio da un posto all'altro del punto prelievi. Altra osservazione che è la struttura. La struttura ovviamente per volume potrebbe anche essere adeguata, ma chiaramente necessita di adeguate modifiche perché la struttura sanitaria, gli ambienti sanitari devono assolutamente essere divisi da qualsiasi altro tipo di utilizzo. Non è mio compito, non mi addentro sulla fattibilità di questo, e teoricamente tutto è possibile quasi, però stante così le cose, con questa struttura, questo non è possibile nel breve periodo assolutamente. Quindi, poi l'ultima osservazione che ci impedisce di realizzare una struttura sanitaria è che i medici di base sono appunto medici privati, hanno un contratto di tipo privatistico, convenzionale con l'azienda, quindi non possono essere spostati. Quindi bisogna che un domani, perché io, come ho detto altre volte, nulla toglie che ci sia una progettualità per creare un centro sanitario ad hoc a Lugugnana, ma questo sarà oggetto di un confronto e di una programmazione piuttosto complessa e anche lunga. In questa progettualità bisogna coinvolgere i medici con un contratto vincolante in un certo modo, perché se il Comune, a me se non concesso che creasse una struttura di tipo sanitario e poi per qualche motivo il medico non vuole trasferirsi perché non è obbligato a trasferirsi, questa struttura avrebbe una valenza magari sociale ma non sicuramente sanitaria. Quindi, stando così le cose, quindi bisognerebbe avere comunque l'approvazione di tutti i medici per trasferirsi, o comunque se ci fosse appunto un progetto futuro, io suggerirei di avere una specie di impegno da parte dei medici di base per trasferirsi. Ovviamente per far questo bisogna che ci siano le condizioni vantaggiose, tra virgolette, per i medici stessi. Quindi ci sono diverse motivazioni, come vedete, perché questa struttura non possa essere oggetto di di destinazione sanitaria. Ripeto, ciò non toglie che in futuro questo possa essere fatta, ma è un procedimento piuttosto lungo. Basta pensare a quanta fatica abbiamo fatto sia noi sia cittadini di Lugugnana per avere il punto prelievi. Casomai se ci sono domande sono a disposizione. Grazie tante Assessore, do la parola per un completamento anche di ragionamento all'Assessore Fogliani, prego. Sì, buonasera a tutti. In realtà volevo puntualizzare anche che il nome Space, cioè Spazio Culturale Eventi Mazzini, è stato deciso dal gruppo di lavoro, quindi dai rappresentanti dell'associazione, e anche la data di inaugurazione è stata scelta perché comunque loro hanno proposto delle attività che iniziano proprio dal giorno di inaugurazione ai weekend successivi, e quindi loro hanno programmato queste attività dal 2, per questo è stata decisa questa data di inaugurazione. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Pizzolito. Ho avuto modo di essere presente all'incontro con l'assessore Tofolo e con la vice sindaco Katie Fogliani, all'incontro con i comitati che hanno
presentato domenica scorsa l'iniziativa di avere a Lugugnana l'utilizzo della scuola per realizzare il centro sociosanitario nelle ex scuole elementari. Come ebbi modo di dire allora, e lo ripeto anche in Consiglio Comunale, il ragionamento della medicina di gruppo integrata nel territorio fa parte di un programma sociosanitario, programmazione sociosanitaria della Regione Veneto, ed è destinata a incontrare quelle che sono le necessità sempre più urgenti che in prospettiva andranno ad aumentare, di quelle che sono le esigenze nei confronti della popolazione più anziana, dei malati cronici e di quanti entrano nel mondo della sofferenza e hanno bisogno, oltre che del ricovero, anche della cura parentale, della cura assistenziale nel territorio. Perché dico questo? Perché la richiesta che viene da quella comunità, dalla comunità di Lugugnana, è una richiesta legittima, ma anche, secondo me, sostenuta e argomentata dai numeri di quella realtà. A Lugugnana afferiscono circa 3.500 persone, appunto prevalentemente anziani, e molti sono dislocati nelle frazioni, nelle borgate intorno, e tutti devono poter avere accesso ai servizi e molto spesso hanno bisogno dell'intervento anche dei volontari per avere appunto il discorso del punto prelievi, dell'assistenza presso il medico e quant'altro. Quindi la proposta che emerge dal comitato e del mondo delle associazioni di Lugugnana, secondo me, è una proposta argomentata, che è nata nel tempo e che è stata condotta, secondo me, anche in maniera molto esemplare e molto rilevante. E dico subito due cose: che la struttura non è inadeguata, la struttura non ha impedimenti per accogliere un centro di servizi sociosanitari. La struttura non ha impedimenti ad accogliere un centro culturale, il che significa che la salute in questo caso è facilmente conciliabile con la sanità, purché la realtà, scusate consiglieri, anche prima vi siete messi abbondantemente a parlare, abbiate un po' di... ecco. Allora, la salute e la cultura in questo caso non sono inconciliabili. E anche la normativa, dal punto di vista anche dei regolamenti regionali, non trova nell'edificio delle ex scuole elementari impedimenti per ospitare sia il centro sociosanitario sia il centro culturale. La scuola è posta su 2 piani e quindi se ci fossero delle modifiche strutturali la cosa sarebbe fattibile. Come ebbe a modo di dire l'assessore anche in quell'occasione dell'assemblea, lo ha ripetuto anche questa sera, la soluzione non è a portata di mano, cioè non è fattibile domani, ma non è da escludere e non è irragionevole, assessore, è una proposta assolutamente ragionevole e lecita e, dati i numeri, dico io, va verso la prospettiva futura di quelle che sono le nostre condizioni sanitarie, perché la nostra popolazione sta invecchiando ed è destinata ad invecchiare, con numeri sempre più importanti. L'altro elemento che invece non mi trova d'accordo, concludo il ragionamento per l'assessore, cioè l'assessore si è impegnato di fronte a quell'assemblea, di fronte ai comitati, di fronte ai presenti, ad aprire un tavolo di lavoro, un tavolo tecnico, dove poter studiare questa soluzione, ribadendo che non è fattibile domani, ma è sicuramente auspicabile per il futuro. Anche perché la legge regionale prevede 400 gruppi di medicina integrata nella Regione Veneto e di questi solo una dozzina sono aperti, sono realizzati, gli altri
quindi sono stati bloccati pur essendoci un piano sociosanitario approvato e pur essendoci i finanziamenti a disposizione. L'altro invece elemento che mi interessava ribadire al vice sindaco Fogliani è questo, e cioè quando il territorio esprime in maniera corretta, esprime in maniera anche numerica, perché c'è una raccolta di firme, ci sono stati degli incontri, ci sono stati dei ragionamenti, esprime una propria valutazione di quelle che sono le soluzioni del territorio, secondo me vanno tenute presenti. Il fatto che voi abbiate messo in piedi un gruppo di lavoro in fretta e in furia per arrivare alla inaugurazione e lo abbiate chiamato gruppo di lavoro, secondo me questo non è corretto. Glielo hanno detto i rappresentanti dei comitati domenica scorsa, glielo dico io questa sera. Se ci sono persone che lavorano nel territorio, tutte hanno il diritto di partecipare a un tavolo dove si parla di un'iniziativa del loro territorio. Se invece le cose vengono fatte nella stanza accanto, secondo me non è corretto e questo era giusto dirlo. Prego, Assessore Fogliani. Sì, allora non abbiamo fatto nella stanza accanto di nessuno, abbiamo invitato i rappresentanti delle associazioni locali e abbiamo detto a loro che mandassero chi volevano delle associazioni, quanti volevano, quante persone volevano intervenire e in quell'occasione hanno partecipato, abbiamo invitato le associazioni tra cui anche tra le altre anche quella del Lugugnana Calcio, che però non è intervenuta, l'ho invitata più volte anche questa, e altre persone che non erano proprio, che erano comunque collegate alle associazioni, ma che erano volontari extra associazione. Quindi noi non abbiamo vietato a nessuno, ovviamente i nostri referenti sono le associazioni con cui lavoriamo direttamente, non è che posso invitare tutti i cittadini di Lugugnana. E quindi questo è stato il modo di lavorare, non credo sia stato né sbagliato, almeno non dal nostro punto di vista, e credo che non abbiamo fatto nelle stanze nascoste di nessuno, visto che eravamo qui in comune. Pertanto io credo che, secondo il nostro modo di lavorare, essersi rapportati con le associazioni locali sia la cosa migliore. Grazie, Assessore. Prego, Assessore Toffolo. No, siccome un minimo di contraddittorio. Beh, non ho mai usato la parola irragionevole, innanzitutto. Tanto è vero che abbiamo detto che non l'ha sottolineato come l'avessi detto io. Vabbè, insomma, non ho mai parlato di ragionevolezza, tanto è vero che ho premesso che questo può essere oggetto, come ho detto a Lugugnana, di una discussione, di un tavolo di lavoro per creare è ragionevole, anche perché l'ho premessa, proprio sia per la distanza sia per la numerosità dei cittadini, che ci sia una struttura dedicata alla sanità, una struttura, non quella struttura, ho detto una struttura, perché poi non riguarda, posso dare il mio contributo per quanto riguarda la correttezza e la speditezza di un eventuale iter dal punto di vista sanitario, quindi cercando di, per esempio, il particolare dei medici, un particolare banale ma è molto importante, perché se si crea una struttura e poi non ci sono i medici, si fa una cattedrale nel deserto, quindi attenzione a questi movimenti perché si rischia di fare degli errori. Quindi questo è un piccolo, sempre non si va mai indietro, ma da quanti anni è chiusa questa scuola? Questa è una domanda che mi pongo così, ma come, quindi a un certo punto realizziamo, questo parlo più da politico che da tecnico, abbiamo cercato di realizzare un qualcosa immediatamente per dare una risposta anche concreta ai cittadini, dopo che tanti anni questa struttura magari è stata oggetto di validi suggerimenti, ma non si era portata a casa. Io avevo visto fra l'altro il progetto che è depositato presso i servizi sociali, se è quello a cui fa riferimento la consigliere della precedente amministrazione, ma assolutamente in quel progetto non si prevedeva per esempio la separazione e un ingresso a parte delle strutture, quindi anche quello era così un'idea di massima, buona magari nelle intenzioni, ma assolutamente non adatta. Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Consigliera Drigo, prego. Consigliere Fagotto dopo?
Non mi pare. Ok. Sì, grazie Presidente. Non è un vero e proprio intervento, casomai mi riservo di farlo dopo, perché sostanzialmente concordo con quello che ha appena rappresentato la mia collega Pizzolitto. Qui sostanzialmente è una questione di volontà politica. Allora, si potrebbe, ma la preoccupazione, mi pare di capire, di una comunità che si muove e raccoglie 800 firme su una popolazione che magari può andare intorno ai 2000 abitanti all'incirca, considerando Lugugnana, insomma Giussago e altri territori che girano intorno al centro di Lugugnana, e forse anche di più, ma insomma 800 firme non mi sembrano bruscolini, giusto? Quindi credo che sostanzialmente il messaggio che voleva dare la comunità di quel territorio è quella di dire: secondo noi la priorità in questo momento, e anche guardando al futuro per i ragionamenti che ha fatto la consigliera Pizzolitto e che mi pare insomma trovi d'accordo anche l'assessore Toffolo, è questa, cioè pensare prevalentemente ai servizi sociosanitari, senza assolutamente trascurare gli aspetti culturali e di aggregazione che sono sicuramente fondamentali anch'essi. Allora, quello che forse la comunità in questo momento vorrebbe capire con un po' più di chiarezza è perché sì una struttura ma non quella, visto che una struttura c'è e comunque pare assolutamente chiaro che non c'è nessun vincolo che impedisce la realizzazione di un centro polifunzionale sociosanitario in quella sede, e quindi c'è una volontà politica a questo punto di non utilizzare quella struttura, ma di lasciare che magari col tempo se ne trovi un'altra. E quindi io vorrei che attraverso questa mozione, mi auguro che attraverso questa mozione venisse fatta chiarezza su questo tema. Cioè, se si pensa che quella lì, per ragioni conosciute alla maggioranza, non è la struttura adatta, quale altra struttura potrebbe andare bene e come sta lavorando questa amministrazione per individuare eventualmente un'altra struttura e per fare in modo che quei servizi che sono oggettivamente necessari a quella comunità possano essere realizzati. Grazie consigliere Rodrigo. C'era anche il segretario che voleva portare un contributo. Prego, segretario. Se già c'è un servizio, il Comune come fa ad affrontare un'ulteriore spesa per un servizio che c'è già? Grazie segretario. Ci sono altri interventi? Consigliere Fagotto. Sì, grazie Presidente, volevo solamente aggiungere qualcosa alla discussione, perché anche in sede di commissione l'assessore Toffolo è stato molto esaustivo sulla questione di due possibili entrate, deve essere separata, quindi siamo in presenza anche di un'altra struttura poco distante. Mi ha anticipato di qualche minuto proprio il segretario, perché qua stiamo comunque ragionando di soldi, quindi dal nostro punto di vista comunque sarebbero da fare alcuni chiarimenti. Ecco, questa era la situazione più che altro da eventualmente approfondire. In generale la questione, non darla per diciamo completamente bocciata o sorpassata, ma sicuramente approfondire un attimino di più le eventuali soluzioni, perché nulla è impossibile, l'ha detto giustamente prima l'assessore, sulla questione. Ecco, quindi era quello che volevamo dire noi. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliere Terenzi. Sì, grazie. Intervengo a questo punto della discussione dopo aver letto la mozione e dopo aver anche ascoltato un dibattito franco e anche fondato su dei contenuti, su ragioni, elementi di ragionevolezza. Io rispondo subito alla osservazione del segretario generale che ha posto un indubbio tema. Però noi nella nostra mozione non abbiamo mai parlato di un intervento esclusivamente sanitario, come potrebbe essere l'intervento di un medico di medicina generale. Si è parlato soltanto di medicina di gruppo e il dottor Toffo lo sa perché è medico, ma lo so anch'io perché lavoro nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria, che quando si parla di bisogni complessi, e noi qui stiamo parlando di bisogni complessi di popolazione vulnerabile, parlo di anziani anche non autosufficienti e parlo comunque di anziani colti da cronicità, noi sappiamo che non c'è solo il medico di medicina generale, perché quando abbiamo una complessità di bisogno, abbiamo la necessità, ad esempio, di un lavoro di segretariato sociale, perché molto spesso noi abbiamo condizioni di invalidità e quindi, ad esempio, la presenza del servizio sociale e del segretariato sociale è una presenza utile per una comunità geograficamente collocata in quel modo e caratterizzata da determinati bisogni. Ma vado avanti. Non c'è solo la medicina di gruppo, c'è anche la riabilitazione estensiva, ad esempio, la riabilitazione di mantenimento. Vado avanti ancora. No, non è un ospedale questo, dottor Toffolo, non è un ospedale questo. Questo non è un ospedale, questo è un servizio territoriale che il distretto nell'ambito dei LEA può e deve garantire. Questo non è un ospedale e lei sa meglio di me che queste strutture sono strutture intermedie e non hanno nulla a che vedere con l'ospedale. Esistono. Il problema è che non esistono, questo è il problema, appunto. No, allora niente, mi lasci concludere, grazie Presidente. Quindi riabilitazione, poi estensiva, poi c'è anche l'assistenza infermieristica, e non solo per i prelievi. E poi concludo, e sono sicuro che non è un elenco esaustivo, c'è un'assistenza diurna, di natura sociosanitaria. Queste sono le strutture intermedie, colleghi, che si collocano fra sostanzialmente il bisogno del soggetto utente e l'ospedale, ma non è un ospedale. Allora vedete, signor segretario generale, sarebbe sicuramente giustificato una struttura anche ad integrazione in appoggio di una unità di medici di base che fa medicina di gruppo, perché ci sono anche altri bisogni nel territorio e noi stiamo parlando di una popolazione numerosa. E stiamo parlando di una popolazione, a me aveva colpito questo dato quando c'è stata la campagna elettorale, io sono andato a trovare diverse famiglie e tutte queste famiglie ponevano il problema della mobilità, Ecco perché abbiamo pensato ad un presidio di prossimità, di natura sociosanitaria, per questo motivo. Quindi da questo punto di vista non credo affatto che ci sia una sovrapposizione rispetto alla medicina di gruppo, non credo affatto che ci siano problemi legati all'impossibilità di garantire strutture con requisiti adeguati per la tipologia dell'attività svolta, perché la norma è chiara da questo punto di vista, purché le attività siano separate e distinte. Quindi qua, e infine ci siamo trovati di fronte alla volontà di una comunità che ha espresso con 800 firme un'intenzione, un desiderio, che
che è quello di dire noi non abbiamo bisogno esclusivamente di un centro culturale, abbiamo bisogno di un presidio di prossimità per tutti i motivi che abbiamo esposto, fra l'altro nella mozione, che vi sarete anche accorti, raccoglie ampi stralci della petizione che è stata presentata dai cittadini. Per cui noi crediamo davvero che questa soluzione possa essere utile per i bisogni complessi che sono presenti nella comunità di Lugugnana, e crediamo che questa volontà pervicace di creare problemi laddove non ci sono, o di dire addirittura che siccome non c'è da nessuna parte allora non è giusto, non è lecito che ci sia qui da noi, mi dispiace ma questa non è una ragione. E lo vedremo anche dopo nell'ordine del giorno che abbiamo presentato. Vorrei ricordare a tutti noi che il vero tema, il vero problema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria in particolare, quella che va a rispondere ai bisogni complessi, è proprio la mancanza di una rete territoriale di prossimità, e su questo vedrete, vi accorgerete che sarà di qui in avanti sempre di più una necessità ed una priorità, se non altro perché la popolazione sta invecchiando a tamburo battente, se non altro perché la popolazione sta allungando la speranza di vita, e se non altro perché purtroppo la cronicità è una condizione che potrebbe colpirci tutti indistintamente da questo punto di vista. Ecco, per cui non comprendiamo questa ostinazione nel voler opporre soluzioni diverse ad una comunità che ha chiesto una precisa cosa. Ci sono tutti gli elementi anche di prospettiva, nessuno ha detto che da domani si deve fare sta cosa, è una mozione, quindi si dà una prospettiva, si dà un indirizzo, si impegna l'amministrazione a perseguire. Francamente questa vostra posizione, che è una posizione che si fonda come dire, su una decisione ormai già assunta, peraltro, e che non è stata attenta all'analisi territoriale, del bisogno territoriale, ma soprattutto non è stata adeguatamente attenta ad una istanza che è emersa in modo così evidente nel territorio, ecco, noi non ne comprendiamo davvero le ragioni di fondo. Per cui invitiamo questo Consiglio ad esprimersi adeguatamente su questa mozione, sperando che questa mozione possa in qualche misura quantomeno però riaprire, ecco, il tema della necessità di garantire nelle comunità dei servizi sociosanitari di prossimità, perché l'ospedale per acuti, gentili colleghi, non basta. Grazie consigliere Renzi. Assessore, prego, che voleva aggiungere. Sì, devo rispondere. Allora, medicina di gruppo integrata, non medicina di gruppo. Medicina di gruppo integrata significa che nel progetto della Regione Veneto questa integrazione prevede, perché non si stanno facendo le cose dalla mattina alla sera, prevede la presenza di infermieri e di assistenti sociali e di specialisti all'interno della medicina di gruppo integrata stessa. Quindi noi avremo, spero, se le risorse dell'azienda lo permetteranno, gli infermieri, e per quanto riguarda l'assistente sociale che è già presente in delegazione può benissimo, questo a costo zero, entrare nella medicina di gruppo integrata esistente Lugugnana. Si sta confondendo, e questo l'ho già sentito anche a Lugugnana, le risorse umane con le risorse strutturali. Sono due cose completamente diverse. I servizi ci sono, che non passi da questa sera, da questa mozione, che Lugugnana non ha i servizi di buon livello, perché ha a disposizione la migliore struttura che la Regione Veneto può dare attualmente. Quindi risorse strutturali e risorse umane. Risorse umane ci sono, risorse strutturali ci sono perfettibili, questo è possibile, ma i servizi ci sono. Per quanto riguarda l'assistenza diurna non capisco a che cosa si riferisce il consigliere Terenzi, perché non è previsto, non è un termine che io conosco nella programmazione territoriale.
E la riabilitazione, strutture di riabilitazione nel territorio, anche queste non sono previste. Esiste il medico fisiatra a domicilio, ma non sono previste ancora nel piano sanitario regionale strutture di riabilitazione nel territorio. Potranno magari avvenire, eccetera, ma non sono previste. Grazie Assessore. Consigliera Zanutto, prego. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei ricordare una cosa, per essere preciso, insomma, perché è giusto che le cose vengano dette tutte, non a metà. Il protocollo numero 2306 del 15 giugno 2017, con cui è stata presentata questa petizione con le 700 firme, 850, ecco, scusami, in effetti non prevedeva una sola cosa, ne prevedeva due. Ed esattamente parlava di questa ex scuola, di questa scuola di Lugugnana, chiusa da 3 anni, che si poteva sviluppare in 2 ambiti differenti. Allora, da quello che si legge, mi parlano prevedere almeno 2 ambulatori al piano terra, 2 ambulatori di medicina integrata, cui ha fatto specifica l'assessore cosa si intende per medicina integrata. La seconda parte della petizione, ripeto 2 parti, parla di ripensare uno spazio di aggregazione e partecipazione con una sala riunione adeguata, eccetera, cioè un punto di ritrovo per i cittadini e per varie attività. Ecco, allora le cose bisogna dirle tutte. Perché? Perché si batte continuamente su questo continuo ambulatorio, eccetera. Allora, se le cose sono state 2 e di cui la prima, che l'assessore Toffolo ha detto non è esclusa, ma richiede tempi e prescrizioni lunghe nel tempo, è giusto ribadire, come forse non vi ricordate, ma il punto di Lugugnana era stato chiuso e l'abbiamo riaperto con i tempi dovuti. Si può fare, ma ci vuole tempo. In questo momento attuale abbiamo riaperto con un'attività che viene sviluppata ed aperta a tutti i cittadini, un punto di incontro proprio per avere la cittadinanza vicino. E mi pare che a Lugugnana questa cosa sia stata piacevolmente accolta, tanto è vero che continuano ad arrivare, da come mi dice l'assessore Fogliani, che ho visto anche in questi giorni, continue proposte di associazioni, di poter portare lì libri o comunque di fare delle riunioni, di portare i loro lavori. Allora, non diciamo che tutto quello che viene fatto è sbagliato, c'è una priorità. Non è detto che la priorità o comunque la sicurezza e la salvaguardia sanitaria dei cittadini venga meno, no, assolutamente, ma in questo momento c'è l'esigenza di attuare una cosa immediata. In questo caso il punto open space che verrà inaugurato sabato. Allora io dico sempre le cose bisogna dirle tutte, perché voi siete dei maestri a rinfacciare sempre la trasparenza delle comunicazioni, però permettete che le cose bisogna dirle complete. Allora per noi questa attività è un ritrovo ottimamente ricevuta dai cittadini e sarà secondo me un servizio che al Comune farà molto bene. Perché? Perché proprio culturale darà la possibilità a molti di esprimere le proprie idee. Quindi ribadisco, le cose bisogna dirle tutte. Grazie consigliera Zanutto. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Barbisani. Sì, grazie Presidente. Siccome ha detto l'assessore Toffolo, i servizi sono di altissimo livello, perché io ci abito, di conseguenza posso solo dire bene. Ci sono i medici appunto, la cittadinanza è seguita molto bene. Posso dire che anche questa mattina ho avuto un ottimo riscontro, una soddisfazione immensa per il centro culturale. E credo che questa mostra sia appunto una cosa che per il Paese andava fatta.
Per quanto riguarda le 850 firme, Lugugnana fa 1850-1860 abitanti e vi posso assicurare che 850 firme non sono né di Lugugnana né di Castello né di Brussa, cioè ce ne saranno da Siena un quarto, cioè vi posso assicurare che 850 firme raccolte, un quarto sono di Lugugnana, Castello e Brussa. Comunque i servizi sono di ottimo livello, ribadisco, servizi medici ci sono, la gente è contenta, un paese così è funzionale su tutto e quindi prendere un ex silos, l'ex silos di Portogruaro e portarlo nella scuola elementare di Lugugnana è una cosa impensabile. Grazie. Grazie consigliere Barbisano. Ci sono altri interventi? Se consigliere Pizzolito. Sì, volevo solo replicare, ma non per alimentare le polemiche, perché nella mozione si parla di più volte il centro servizi di prossimità, non esclude il centro culturale, anzi è previsto e quando sono intervenuta prima io dicevo non esistono impedimenti che nella scuola non esistono impedimenti che nella scuola così com'è possa coesistere la salute con la cultura. Quindi non diciamo tutto, l'abbiamo detto tutto, perché c'è la cultura e c'è la sanità e se voi andate a spulciare le firme, se mi consentite, fate un grande errore, perché abbiamo parlato prima di 3.500 abitanti che afferiscono a Lugugnana e nessuno ha mai detto che i cittadini di Lugugnana non hanno i servizi adeguati sanitari, che mancano i medici, che mancano gli ambulatori, che manca la farmacia, che manca il centro prelievi, nessuno ha mai detto queste cose qua. Abbiamo fatto un passo successivo, abbiamo detto c'è una struttura che è dal punto di vista strutturale in buone condizioni perché ha chiuso di essere una scuola 3 anni fa, c'è un'esigenza del territorio che va incontro a un tema grande come quello dell'invecchiamento e ripeto ad una massa di cittadini che afferiscono come servizi a Lugugnana e che sono lontani dal centro, dal famoso silos, per cui pensare un domani di avere un centro sociosanitario accentrato nelle ex scuole, lo diceva l'assessore Tofolo, non è ragionevole ed è una cosa su cui possiamo lavorare, non è immediatamente fattibile, ma non è da escludere, sul quale ci dobbiamo muovere e dobbiamo lavorare. Grazie consigliere Pizzolito. Prego, scusate, quindi se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione la mozione. Chi è favorevole? 4 favorevoli. Chi è contrario? 9 contrari. Chi si astiene? 2 astenuti. La mozione è respinta, grazie. Passiamo al 12° punto, proposta di mozione su riprese audio-video della Commissione Consigliare Pubbliche, presentato a firma del consigliere Fagotto. Prego darne lettura, grazie. Grazie Presidente. Io però direi una cosa, siccome stiamo parlando di una lettura abbastanza tecnica che riprende normative generali, preferirei lasciare, visto che tutti quanti penso l'hanno ricevuta per tempo, preferirei lasciare il tempo all'eventuale discussione perché per noi è abbastanza chiara, non voglio fare neanche un discorso molto lungo, lascerei più che altro discutere i vari consiglieri. Se voi dite di leggerla io la leggo anche tutta, altrimenti... Ecco, ok, quindi io penso che sia più importante ed è molto importante questo fatto delle riprese streaming delle commissioni perché cerchiamo di dare un contributo alla massima trasparenza e alla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città.
Le commissioni infatti sono un luogo di confronto e di approfondimento e permetterne la facile fruizione via internet da parte dei cittadini può solamente aiutare tutti i consiglieri a svolgere al meglio l'attività per cui sono stati eletti. Qui a Portogruaro da molto tempo ormai si è data la possibilità ai cittadini di assistere via internet ai consigli comunali, di poterli rivedere. Ora si tratta di estendere questa possibilità anche alle commissioni. Il caso precedente che avevamo parlato di via Gervino, se ci fosse state le riprese delle commissioni, si vedeva chiaramente che io ho cercato di avere delucidazioni e che mi sono anche un po', fra virgolette, arrabbiato quando magari se c'era presente l'assessore, se qualcuno mi dava qualche spiegazione, forse anche la votazione in consiglio comunale magari sarebbe stata differente. Ecco, questa era la possibilità magari che si poteva dare a tutti per dire che in quell'occasione lì non ci sono state delle delucidazioni precise su quell'argomento. Quindi per ciò che attiene alla privacy il nostro regolamento comunale prevede già delle limitazioni per poter tutelare la trattazione di temi particolari, per cui crediamo che non vi siano impedimenti a estendere questi criteri alla registrazione della Commissione. Oltretutto abbiamo già un sistema per quanto riguarda le riprese in diretta del Consiglio Comunale, quindi non ci sarebbero tantissime spese ulteriori. È da dire inoltre che le commissioni dovrebbero essere il punto nevralgico di tutte quante le discussioni sui vari argomenti che poi vengono un po' ricapitolati in Consiglio Comunale, quindi vedere esattamente come avvengono sarebbe un'ulteriore spinta per i cittadini per avvicinarsi alla politica e anche in una certa maniera per effettuare i lavori in commissione in maniera concisa, in maniera precisa e a volte anche diciamo esaustiva, perché a volte le commissioni non sono esattamente come noi ce le immaginavamo o speravamo che fossero. Ecco, quindi è un ulteriore mezzo, fra virgolette, poca spesa e grande resa, perché in questo caso qua faremo un servizio anche di ulteriore trasparenza verso i cittadini, chi ha più possibilità di muoversi, chi ha meno possibilità, e comunque secondo noi sarebbe un ulteriore passo per avvicinare il cittadino alle decisioni di questo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Allora, siccome diciamo, la risposta l'ha preparata in gran parte il segretario assieme con la maggioranza, ma soprattutto col sottoscritto, perché riguarda un po' l'ambito delle commissioni, do io alcune spiegazioni a riguardo. Il funzionamento del Consiglio Comunale e delle relative commissioni consigliari è normato da apposito regolamento comunale. L'articolo 15, al comma secondo del regolamento, stabilisce che le sedute delle commissioni sono pubbliche, senza altro specificare. Le funzioni delle commissioni sono specificate nel successivo articolo 16, che precisa essere di iniziativa istruttoria, approfondimento, consultive e propositive, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale. Si possono pertanto considerare come organismi di appoggio o serventi all'attività consigliare. Le commissioni consigliari sono pubbliche e la loro convocazione è pubblicata sull'albo online, sul sito del Comune di Portogruaro e trasmessa agli organi di stampa, per cui il principio di trasparenza è da anni ormai ampiamente garantito. I cittadini che intendono avere informazioni su un determinato argomento possono quindi partecipare alle commissioni consigliari, fermo restando che la funzione delle stesse è quella propositiva, istruttoria e di approfondimento, quindi una fase propedeutica e non decisionale degli atti. La decisione e gli indirizzi dei consiglieri comunali sono espletati ed espressi in Consiglio Comunale. In tale sede la condivisione con i cittadini è garantita da anni e anzi, mi permetto anche di dire, da un paio d'anni molto migliorata con il nuovo sistema audio-video, con la ripresa diretta in internet.
Adesso veniamo un po' agli aspetti un po' più tecnici che il segretario. La ripresa audio-video delle commissioni consigliari, anche se potrebbe essere giustamente utile e non è detto che in futuro ci si prova ad arrivare, necessita però, oltre che di una modifica al regolamento del Consiglio Comunale, anche di una diversa impostazione dell'organizzazione delle stesse, che non sempre potrebbe essere attuata. Infatti, la sala in cui si svolgono le commissioni consigliari non è sempre la stessa, per una serie di motivi organizzativi dell'ente e soprattutto dello stabile. Varia in base agli impegni istituzionali. Per le singole commissioni di solito vengono utilizzate sala Russolo e sala capogruppo, mentre le commissioni congiunte possono essere svolte in sala consigliare, che è l'unico posto in cui abbiamo la ripresa audio-video, e molto spesso vengono fatte anche nella sala delle colonne, perché la sala consigliare è impegnata. L'impianto di videoripresa però, come dicevo, è posizionato solo in sala consigliare. Ci sono quindi delle esigenze tecniche che vanno affrontate. La sala consigliare potrebbe essere occupata il giorno delle commissioni e quindi si dovrebbe utilizzare un altro impianto o organizzare un altro impianto. L'utilizzo dell'impianto di videoripresa, questo qui, necessita inoltre della presenza di un dipendente del comune formato incaricato del funzionamento dello stesso. Ad oggi, in occasione delle commissioni, è presente solo un incaricato che si occupa dell'apertura e chiusura del municipio. Vista la situazione attuale rispetto alla disponibilità di strutture e personale, e anche quindi qui si richiama l'intervento del segretario, è dato atto che la trasparenza dell'iter di approvazione di un atto deliberativo è garantita dal regolamento del Consiglio Comunale. Si ritiene per ora più che sufficiente la ripresa e la trasmissione via streaming delle sole adunanze consigliari, le quali permette a tutti i cittadini di essere informati e di partecipare alla vita politica del Comune di Portogruaro. Questo è quanto è stato verificato. Apro anche il dibattito, se ci sono altri interventi. Se non ci sono, prego, consigliere Terenzi. Dunque, sul fatto che il Comune di Portogruaro eserciti fino in fondo dovere di trasparenza, così come è stato rappresentato anche dalla lettura della relazione del Presidente, non c'è dubbio. Vengono ottemperate le norme previste dall'ordinamento, dallo Statuto e dal Regolamento. Però c'è un tema che la comunità, la società sta viaggiando a velocità diverse, altre, rispetto ai tempi e ai passi delle norme, degli statuti e dei regolamenti. Per cui la proposta che emerge dalla mozione del collega del gruppo 5 Stelle, secondo me è una proposta che vuol tener conto di questo dato e tiene conto anche di un altro dato. Da una parte l'importanza della conoscenza, dell'informazione, della consapevolezza che deve esserci nei cittadini, dall'altra la fatica e talora anche la riluttanza ad avvicinarsi, virgolette, al palazzo e avvicinarsi alla sede istituzionale che invece dovrebbe essere per definizione la casa di tutti, la casa comune. Allora la proposta del consigliere Fagotto è apprezzabile da questo punto di vista, si individua uno strumento al passo con i tempi, si individua uno strumento che noi già utilizziamo per il Consiglio Comunale e si utilizza uno strumento che facilita ulteriormente il criterio ed il principio della trasparenza. Quindi francamente, signor Presidente, io non vedo come ostativi i problemi organizzativi, perché i problemi organizzativi, lei mi insegna, si risolvono. Qui c'è un problema
a monte, cioè di rispondere ad un tempo presente che ha esigenze altre e diverse, e a un tempo presente caratterizzato da una parte dalla conferma dell'importanza delle sedi istituzionali e democratiche e dall'altra della difficoltà e della riluttanza dei cittadini a avvicinarsi. La comunicazione, la trasmissione streaming potrebbe essere un facilitatore che migliori acquisisca la conoscenza, migliori acquisisca l'informazione, e vorrei anche dire che è un elemento anche di maggiore responsabilità da parte nostra, perché nel momento in cui la casa è davvero, come dire, trasparente e cristallina, anche tutti i comportamenti lo devono essere perciò stesso di conseguenza. Quindi io non vedo francamente ostacoli, sono qui a dire che il nostro gruppo voterà a favore della mozione del collega Fagotto. Grazie, consigliere Barro, prego. Buonasera a tutti. Uno dei temi in cui si dibatte molto in questi giorni qua, in cui ha dato l'apertura alla campagna elettorale alle prossime politiche, è le famose fake news. È chiaro che è assolutamente condivisibile, e anche da parte nostra, il discorso fatto dal consigliere Terenzi, perché nel momento in cui c'è bisogno di più informazione e di un'informazione più vera, è chiaro che bisogna dare dei mezzi adeguati per poter far avvicinare, che è l'obiettivo che abbiamo sempre avuto tutti quanti, avvicinare di più la gente verso le istituzioni. È chiaro che noi dobbiamo correre quei tempi che abbiamo adesso, e correre i tempi che abbiamo adesso vuol dire utilizzare questi mezzi, utilizzare lo streaming, perché così la gente si potrà avvicinare. Anche noi, il nostro gruppo, quindi condividiamo la proposta fatta dal consigliere e voteremo a favore. Grazie. Do la parola al sindaco un attimo. Ritengo che sia assolutamente indispensabile per qualsiasi amministrazione dare l'idea che si tende sempre maggiormente alla trasparenza, ma vorrei anche sottolineare che la trasparenza c'è in tutti i casi, che non passi l'idea che non si vuole essere aperti, che questo non sia un luogo assolutamente trasparente, che non sia un luogo di vetro, anzi. Voi mi avete sentito in molte occasioni dire che questa è la casa dei cittadini e non la sede né della Giunta né del Consiglio Comunale, è la casa dei cittadini, è il luogo nel quale si riuniscono le istituzioni, ma è la casa dei cittadini. Il Presidente del Consiglio prima accennava alcune problematiche legate anche a problemi economici. Io ritengo che di questo si debba tener conto, io ritengo che si possa andare verso un'idea di installazione di riprese streaming, quindi un'ulteriore apertura, tenendo conto che ci sono tempi di attuazione, tenendo conto che ci sono anche bilanci da rispettare, tenendo conto che c'è del personale da impegnare. Quindi io riterrei di suggerire anche l'approvazione della mozione, specificando però che l'eventuale attuazione deve necessariamente considerare che ci sono dei limiti e delle valutazioni da fare. Deve necessariamente considerare che questo implicherà anche dei tempi di utilizzo del personale che a oggi dovremo prevedere e a oggi comunque non siamo in grado di valutare, e che quindi non si può pensare ad una immediata attuazione, ma l'attuazione dovrà avvenire compatibilmente con delle valutazioni economiche e delle valutazioni di gestione del personale. Grazie, signor Sindaco, per la puntualizzazione. Consigliere Gradini, prego.
alle considerazioni che io insieme col segretario avevamo portato. Prego. Questo argomento ne abbiamo viste delle belle, prima sì, dopo no, poi cacciati via, poi ritornati e avanti e indietro. Oggi siamo al punto di dire sta bene, però vi raccomando, vi invito, una volta deciso e deliberato, di dover dare rispetto a colui che opera e a colui che ascolta, e cioè non si modifica, non si comporta in modo disuguale. E naturalmente il principio della correttezza e della dignità delle persone è indispensabile. Se questa sera noi decidiamo, come ha proposto il collega Barro e altri a sostegno della proposta del consigliere Fagotto, che nel passato aveva fatto delle osservazioni contrarie, io invito, una volta che noi abbiamo deliberato, di rispettare quanto si decide. Grazie. Grazie consigliere Gradini. Grazie consigliere Gradini. Infatti è quanto il sindaco intendeva, perché le commissioni a questo punto hanno tutte le pari dignità, e il problema è che se non le facciamo in questa sede, in questo momento abbiamo difficoltà enormi a creare altri tipi di registrazioni. Quindi ci sono altri interventi? Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, e ringrazio tutti quanti per la partecipazione a questa discussione molto importante. Molto importante perché è un ulteriore passo, qua non si parlava esattamente di trasparenza nel senso lato della parola, ma più che altro alla condivisione di alcune discussioni e della partecipazione dei cittadini che comunque si vogliono interessare un po' di più ai vari argomenti e decisioni del Comune e da cosa ne deriva. Per quanto riguarda il discorso delle spese, eventualmente noi abbiamo pensato anche a un'eventuale soluzione che sarebbe ponte, che sarebbe almeno quella di registrare, se non completamente video, ma solamente in maniera verbale, quindi sarebbe un primo eventuale passo con un ulteriore costo relativo. Ci potrebbe essere la possibilità comunque di riprendere solamente dalla sala Russolo, in cui vengono effettuate il 90% delle commissioni. Sta bene già il fatto di voler prendere in considerazione questo fatto. L'ultimo piccolo particolare che non so quando e mai noi del Movimento 5 Stelle, appena accennato il consigliere Gradini, ma abbiamo detto che in qualche altra occasione siamo stati contrari a una situazione del genere. Mai e poi mai per noi può essere accaduta una cosa del genere, e non è accaduta. È l'unico punto che comunque ci porta a dire che è ulteriormente buona questa cosa, come ha detto prima il consigliere Barro e anche il consigliere Terenzi, credo che ci porti anche a una maggior responsabilità nelle discussioni e quant'altro, e questo è fondamentale per tornare a avvicinare il cittadino alla vita politica, specialmente da un comune, che dopo dal comune si sviluppa a tutto il resto delle altre cariche ulteriormente ancora di maggior prestigio. Quindi ringrazio tutti quanti per quanto è stato detto, e speriamo che si cominci e poi nel più breve tempo possibile, diciamo, si possa superare anche gli ostacoli dei costi, perché sinceramente a volte ci si impunta su qualcosa che invece ha un'importanza notevole e i costi sarebbero irrisori. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Consigliere Zanco, prego. Ho sentito diverse considerazioni in merito a questo argomento che mi lascia alquanto così perplesso. Dunque, prima di tutto le commissioni hanno la massima chiarezza, trasparenza rispetto
da parte dei partecipanti, sia come commissari che come spettatori. Cioè io, scusatemi, forse non ho capito l'argomento tanto bene, però lo trovo, non so, una cosa superflua il fatto di fare questo tipo di iniziativa. Forse lo parlo così, non lo so, forse non ho capito bene il problema, però le commissioni vengono fatte in modo chiaro, trasparente, corretto. L'operato dei commissari, dei presidenti, di chi interviene in commissione è esaustivo, ognuno esprime quello che deve esprimere senza riserve e senz'altro. Il Consiglio Comunale, che diciamo è la sala il luogo dove vengono di fatto sviscerati i problemi e gli argomenti che vengono trattati in commissione, no? È ripreso in streaming, perciò il cittadino, io credo che non sia vero che il cittadino non è in condizione di essere a conoscenza di quello che è della vita amministrativa della commissione, del comune. Cioè, io credo che questo discorso qui sia, non lo so, forse avrò capito male io, ma sia un problema, un non problema, perché io sono convinto che se un cittadino vuole essere informato sulla vita amministrativa del suo paese, ha tranquillamente la possibilità di potersi informare. Perciò io non lo so, io non vedo la necessità, scusate, io sono abituato a essere un po' utilitarista sulle cose. Se una cosa la reputo superflua, per me non è necessaria, non vale la pena attuarla. Ecco, io questa cosa qua, anche perché, come si è detto, bisognerebbe ampliare l'impianto di proiezione in tutte le stanze del comune di Portogruaro a questo punto, perché scusatemi, si dice mettiamo le proiezioni solo che in Sala Russolo, perché in Sala Russolo si fa il 90%, allora qua veniamo meno alla chiarezza e al fatto che tutte le commissioni devono essere pubblicizzate. Ecco, questo è quello che io penso. Perciò dal mio punto di vista questa iniziativa qui per me è un'iniziativa superflua. Perché? Perché in commissione non si decide gli argomenti, non si decidono i programmi. In commissione vengono proposti, vengono preventivamente illustrati e poi a un certo momento i singoli consiglieri, gli assessori, daranno le spiegazioni in sala consiliare. Ecco, io ho delle perplessità in merito a questo argomento, perché lo ritengo un falso problema. Il cittadino è sufficientemente, adeguatamente informato dell'attività svolta, basta che lo voglia. È inutile darmi a me una macchina se non voglio e se non sono in condizione o non posso utilizzarla. Io vorrei capire, vorrei chiedere con che percentuali i consigli comunali sono visti in streaming. Ecco, questa è già una domanda che potremmo farci e capire se quello che si sta chiedendo ha senso, quello che parla questa mozione ha senso. Io probabilmente non ho capito il significato, l'efficacia di questo discorso, perché qua non è questione che mettendo la proiezione si è più trasparenti, più chiari, non è assolutamente vero, per me è un falso problema, scusatemi la sincerità, però sono abituato a dire quello che penso. Per me mettere lì, perché non si riprendono tutti i consigli comunali, perché abbiamo detto che certi si fanno in Sala Russolo, certi si fanno in Sala Colonne, certi si fanno in consiglio comunale e così via. Allora cosa stiamo a discutere? Cosa proponiamo? Signori, o si fanno tutti i consigli comunali direttamente, si proiettano tutte le commissioni
scusate il lapsus, si proiettano in diretta e se no, allora che cosa facciamo? Cioè io non so, ho queste perplessità. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Prego consigliere Barro. Innanzitutto mi sembra che nessuno ha messo in dubbio la validità e la correttezza delle commissioni, perché non mi sembra questo sia l'argomento proposto dal consigliere. E poi mi sembra che ci sia un mondo che va avanti, un mondo che ha bisogno di nuovi mezzi, un mondo che ha bisogno di comunicare in maniera diversa e in fondo sono tutte giuste le osservazioni del sindaco quando dice che ci dovremmo adeguare, ma questa è una strada che deve essere intrapresa perché il mondo sta andando verso quella parte lì. Mi dispiace se qualcuno non ne sente l'esigenza, molto probabilmente altre persone lo sentono e questo è semplicemente un servizio che verrà dato in più ai cittadini. Grazie consigliere Barro. Comunque, ci sono altri interventi? Il signor Sindaco, prego. A me piace molto che stasera si sia affrontato intellettualmente un argomento che poteva essere solo di tipo pratico. A me piace molto che si siano espressi tanti consiglieri autonomamente rispetto ad una scelta che poteva essere solo di tipo pratico all'inizio. Io però sottolineo, permettetevi, poi ovviamente ritengo che ognuno voterà in scienza e coscienza secondo le proprie personalissime scelte legate a considerazioni intellettuali ma anche a considerazioni pratiche. Io ritengo di esprimere la mia, siccome sono una persona assolutamente molto pratica, ripeto quanto detto prima, la mia idea è questa. Penso che da offrire un'ulteriore possibilità di fruire dei luoghi di confronto all'interno del municipio ai cittadini sia solo una cosa positiva. Ripeto però che tutte le offerte vanno valutate anche in base a costi e utilizzo del personale. Ritengo quindi di votare a favore, sottolineando però che ci saranno delle considerazioni pratiche da fare. Quindi sulla tempistica, a parte che ho visto che in mozione non si danno dei tempi, sulla tempistica ci saranno valutazioni pratiche da fare. Io credo che tutti i consiglieri sapranno fare la loro scelta in base ad un confronto sereno come quanto stiamo facendo ora. Grazie, signor Sindaco. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione la mozione. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliera, le chiedo per cortesia di moderare, perché la vergogna se la tenga per lei. Grazie. Ha appena detto il sindaco che la votazione è in base anche a certe valutazioni, quindi è meglio che si tenga per sé certi termini, certe considerazioni. Che vergogna, ha detto. Infatti, gliel'ho ribadito. La mozione è approvata. Mi riferiva il Presidente che è stato citato, sono state citate due parole. Che vergogna, cosa vuol dire, consigliera? Signor Sindaco, lei dovrebbe aver ascoltato quello che ho detto io 2 istanti fa nell'altra votazione, perché se è vero che la mozione del consigliere Fagotto è altamente condivisibile, per le ragioni che ha detto lei, ognuno di voi tenga conto della ragione, dell'utilità dello strumento di trasparenza che propone il consigliere Fagotto. Tenete conto anche che i costi non ce lo consentiranno subito, quindi sarà un lavoro che dovrà essere fatto
Successivamente ho usato la stessa considerazione per la mozione che avevamo presentato noi, quando si diceva per il centro socio-sanitario culturale di Lugugnana, come diceva l'assessore Toffoli, non è fattibile immediatamente, però in prospettiva si può fare e ci si può ragionare, e io ho espresso chiaramente ai consiglieri seduti qui di fronte a me, ho detto potevate almeno astenervi. Era la stessa considerazione. No, allora chiaramente ognuno di noi fa quello che vuole, però avete usato 2 pesi e 2 misure, perché rispetto a una prospettiva in futuro dell'una e dell'altra avete avuto 2 votazioni diverse. Sì, proprio per il rispetto che ho di tutti i consiglieri, consigliera, in quanto delegati dei cittadini di Portogruaro, perché si sono espressi indicando un nome e un cognome, io le chiedo di ritirare quanto ha detto per rispetto dei cittadini che hanno scelto di votare, mi permetta che concludo, che hanno scelto di votare anche chi ha deciso di astenersi, ma non ha deciso di astenersi perché per un'idea balzana, perché ha fatto delle valutazioni che sono derivate dal fatto di essere stati delegati. Quindi, consigliera, io le chiedo, per rispetto ai cittadini di Portogruaro, di ritirare quello che ha detto, perché non c'è vergogna, secondo me, nell'esprimere le proprie opinioni su delega dei cittadini di Portogruaro. Allora, per quanto riguarda la delega, lei ha ragione, ognuno di noi risponderà alla propria coscienza e al proprio elettorato. Per quanto riguarda l'espressione che ho usato io, non è rivolta alle istituzioni, chiedo comunque scusa perché è un'espressione che mi è scappata, sono passionale, però era a distanza di due atti che abbiamo discusso qui con le stesse valutazioni, voi avete dato 2 voti differenti, perché in termini di prospettiva l'uno e l'altro erano meritevoli di attenzione. Infatti l'ho detto prima io, potevate almeno astenervi. No, un secondo solo. Allora, ovviamente consigliera, io accetto le sue scuse da parte del Consiglio Comunale. Ritengo che però nessun atto sia assimilabile, altrimenti avremmo le medesime proposte consigliari. Invece gli atti erano 2, in relazione ai 2 atti tutti si sono espressi, quindi ritengo che le sue valutazioni possano dirsi inadeguate alla situazione. Grazie, signor Sindaco. C'era prima l'assessore Toffolo e dopo il consigliere Zanco. L'altra volta no, non ho ribattuto, ma siccome si ripete il concetto, io ho dato disponibilità per il tavolo per vedere di organizzare una struttura sanitaria a Lugugnana, non per quella struttura, perché così il riferimento specifico a quella struttura è ostativo in ogni caso del futuro. Questo lo voglio ribadire. Prego, consigliere Zanco. Allora, io ho il massimo rispetto di tutti i consiglieri comunali, tant'è vero che io non identifico i consiglieri comunali come maggioranza e opposizione. Io identifico i consiglieri comunali come maggioranza e minoranza, maggioranza produttiva e minoranza produttiva, questo è il discorso. Prima io ho espresso delle motivazioni, erano anche le motivazioni in linea di massima del precedente argomento, anche se di natura diversa. Perché? Perché ci è stato evidenziato nel primo argomento che Lugugnana non è sprovvista di assistenza sanitaria e quant'altro. Per quanto riguarda l'argomento dell'ultima mozione, io, scusatemi, non sono d'accordo, io capisco il mondo va avanti, l'elettronica, tutto quello che volete,
a un ragazzo di 14 anni gli si dà un iPod da 1.500 euro e compagnia bella. Ecco, tutte cose superflue e inutili. Scusi, consigliere Zanco, è stata votata la mozione. 2 secondi. Un intervento, no, ecco, non faccia un intervento. Scusi un attimo, Presidente, mi scusi, lei ha perfettamente ragione, però a un certo momento ci è stato detto che vergogna perché ci siamo astenuti. Allora a questo punto io dico, io non mi sono mai permesso di dire che vergogna quando una persona ha votato e ha espresso. Ecco, io prima di votare ho espresso le mie perplessità. Io sono abituato a fare l'amministrativo e sono abituato a valutare le cose in base alla necessità. Mi spiego? Ecco, pertanto quello che è stato detto prima io l'ho spiegato perché a un certo momento non lo voto o anzi mi sono limitato ad astenermi. Perché, ripeto, non si manca di chiarezza qua e neanche in commissione non è mai stata mancata la chiarezza. E il cittadino, se vuole prendere visione delle cose, può prenderle tranquillamente, in qualsiasi posto. E io ho chiesto prima una cosa: verificate quante persone vedono in streaming il Consiglio Comunale. E allora a questo punto io dico, per me quella spesa inutile lì, mettere a disposizione una persona che attivi e tenga in funzione l'impianto, è superfluo per l'importanza della Commissione. Grazie, consigliere Zanco. Passiamo ora al 13° punto all'ordine del giorno. Proposta di mozione sul progetto voto a rendere, presentato dal consigliere Fagotto. Prego, se vuol darne lettura, grazie. Grazie Presidente. Questo è un argomento, fra virgolette, sarebbe anche questo importante a livello generale. Vogliamo presentarlo qui magari anche a Portogruaro nella speranza che magari si possa fare qualcosa anche noi. Ecco. Allora, visto l'articolo 1,2 della direttiva 2462 europea del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, stabilisce che il fine della direttiva è di prevedere misure intese in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggi a cui si affiancano come ulteriori principi fondamentali il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e quindi la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti. Conformemente all'articolo 4 della direttiva sempre europea 2008/98 sui rifiuti in tema di gerarchia nel trattamento dei rifiuti, che stabilisce anch'essa che la prevenzione e il riutilizzo sono ritenuti prioritari rispetto alle altre fasi di trattamento del rifiuto, compreso il riciclo, le altre forme di recupero e lo smaltimento. Visto l'articolo 219 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, che prevede che è introdotto in via sperimentale su base volontaria del singolo esercente il sistema del voto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Visto il decreto del 3 luglio 2017, numero 142, regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati ad uso alimentare ai sensi dell'articolo 219 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006. Preso atto che il suddetto regolamento prevede all'articolo 7,1 che la sperimentazione ha durata di 12 mesi a partire dal 120° giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e che la data di partenza della sperimentazione è il 7 febbraio 2018. Considerato che il suddetto regolamento prevede all'articolo 4,1 che gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto. Considerato che lo stesso regolamento prevede all'articolo 5 quale uniche forme di incentivazione del sistema proposto la concessione agli operatori coinvolti del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di un attestato di benemerenza
oltre all'iscrizione di un apposito registro. Risultano invece assenti incentivi di tipo economico o altra facilitazione nei confronti degli operatori coinvolti dalla sperimentazione. Considerato che le forme di incentivazione contenute nell'articolo 5 del regolamento ministeriale potrebbe non risultare sufficientemente incoraggianti rispetto all'adozione del sistema del voto a rendere, qualora non accompagnate anche da incentivi di carattere economico o di altro tipo, considerato che il Consiglio Comunale, in un'ottica di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, riconosce quale azione fondamentale la riduzione e riutilizzo dei rifiuti di imballaggio e che questi risultati possono essere conseguiti con successo attraverso il sistema del voto a rendere, la contestuale adozione dei predetti opportuni incentivi economici o di altra natura nei confronti degli operatori aderenti quale giusto riconoscimento per l'adozione di tale pratica virtuosa e che tale sperimentazione registri una ampia adesione al fine di garantire l'esito favorevole. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad approvare in tempo utile per permettere l'adesione dei soggetti richiedenti alla sperimentazione prevista dal decreto del 3 luglio 2017, numero 142, forme di incentivo economico quali la riduzione della tassa sui rifiuti per gli esercenti, nonché per i produttori e distributori che aderiranno alla sperimentazione di cui è il predetto regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, oppure altre forme di agevolazione che magari vogliono mettere. Ecco, grazie. Grazie consigliere Fagotto. Do la parola all'assessore Bertilla Bravo per la risposta. Grazie. E buonasera a tutti, sindaco, assessori e consiglieri. Il decreto 142 del 3 luglio 2017 è stato emanato al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedendo un sistema sperimentale di 12 mesi organizzato su base volontaria del singolo esercente e solo per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Si tratta di un'iniziativa che non sembra essere incisiva e interessante, quantomeno sotto il profilo degli operatori, che per questi flussi di imballaggio non godono di incentivi ma possono confidare in un attestato di benemerenza. Di primo acchito si può intuire che un venditore medio, quindi un bar, un ristorante, non ha interesse a promuovere né a entrare in questo sistema che si profila essere per lui un ulteriore onere burocratico, la redazione dei modelli, la comunicazione, la tenuta dei documenti previsti dagli incombenti. I comuni, che in base al dettato del decreto 142 del 3 luglio non sono coinvolti, rimanendo dei meri spettatori di quello che altri decideranno di fare, ancorché teoricamente si vedrebbero costretti a rimaneggiare il piano economico-finanziario relativo alla gestione dei propri rifiuti, tra i quali rientrano normalmente anche gli imballaggi primari prodotti da utenze non domestiche. Dovrebbero assestare il budget dei relativi ricavi che qui dovrebbero ridursi diminuendo i rifiuti da imballaggio, come pure dovrebbero, ma qui siamo nel virtuosismo applicato da pochi soggetti, diminuire i costi della medesima gestione. Non sarà così. Il suo mancato recupero si traduce in una perdita di guadagno a parità di costi di raccolta, in quanto il gestore deve comunque garantire personale e mezzi per lo svuotamento dei contenitori stradali del vetro in relazione alle altre utenze domestiche e non domestiche, per cui la differenza sarà ridistribuita tra tutte le altre categorie. La ratio dell'abbattimento non è quindi correlato a una diminuzione dei costi, ma potrebbe risultare significativa da un punto di vista ambientale, ma soprattutto si figura come una palese disparità di trattamento nei confronti di altri utilizzatori del servizio dei rifiuti. Sottolineiamo comunque che il servizio di raccolta differenziata costituisce un'eccellenza per il nostro territorio.
Attendiamo che la sperimentazione dei 12 mesi, così come prevista dalla normativa, si concluda con dati che oggi non ci sono e che il Ministero proponga qualcosa di concreto che possa decisamente incentivare la raccolta riciclo. Chiediamo il ritiro della mozione. Grazie Assessore. Consigliere Voglia, prego. Sì, buonasera a tutti, a nome del gruppo Noi Siamo Portogruaro, di cui fa parte anche la Bertilla. Io ho fatto un'analisi per cui voglio cercare di capire anche con il consigliere Fagotto come funziona. Premessa che, si è fatta la premessa che basta guardare fuori dalla porta quando c'è la raccolta differenziata della plastica per capire quanta immonnezza produciamo tutti i giorni. Io tra l'altro a me piace correre e onestamente quando vado in giro per la campagna a vedere plastica da tutte le parti fa veramente male al cuore. È chiaro che se non ho capito, ho letto male questo decreto, si tratta di una fase di sperimentazione, quindi come fase di sperimentazione non è neanche detto che poi venga riconfermata, questo forse è anche... cerco di interpretare il rischio di mettere anche degli incentivi ulteriori all'applicazione di questa nuova normativa. Tutt'al più mi domando se non ha, visto che comunque è un'iniziativa interessante di sicuro da sviluppare, se come Comune potremmo invece dare un supporto alla comunicazione e alla pubblicità agli esercenti che leggendo il decreto possono accettare in via individuale di avere questa poi targa che testimonia sul loro esercizio che stanno facendo un'opera comunque civica di riduzione degli imballi, che è sicuramente la via del futuro per risolvere. Per cui ecco, più che un incentivo fiscale che forse in questo momento è prematuro, dico in questo momento, come gruppo forse ci auspicheremo di dare supporto alla cittadinanza per mettere a conoscenza che esiste questa attività e che può essere, quindi di pubblicizzarla affinché ci siano più esercenti che si mettano alla prova nei 12 mesi secondo le indicazioni date al Ministero. Grazie consigliere Foglia, do la parola al sindaco e poi c'è il consigliere Fagotto. Io voglio porre alla vostra attenzione un altro argomento che non credo sia irrilevante. Innanzitutto nel decreto 142 del 2017 non si parla di plastica ma si parla di contenitori in vetro. Contenitori in vetro che dovrebbero essere ritirati da coloro che gestiscono i bar, gestiscono praticamente quei luoghi nei quali vengono somministrate bevande quali vino o birra. Io voglio fare riferimento anche alla direttiva Gabrieli che in caso di manifestazioni pubbliche prevede che gli esercenti non possano distribuire perché vengono portati all'esterno dei locali con i tenitori in vetro in quanto potrebbero essere pericolosi. Ritengo quindi che l'amministrazione debba porre attenzione anche a questo aspetto. Ben venga la pubblicizzazione del decreto eventualmente sulla pagina Facebook del Comune, visto che prima si parlava di pubblicità e distribuzione delle informazioni all'esterno. Ben venga la pubblicizzazione del decreto sul sito internet, ma onestamente lo trovo di scarsissima efficacia, anche perché il costo del voto a rendere, Assessore, mi può dire quant'è la restituzione del reso? Lei prima so che aveva il decreto, la restituzione del reso corrisponde a quanto? Perché il decreto contiene anche una tabella, quanto? Ce l'hai? Quindi la restituzione del reso corrisponde da 0,05 rispetto a 0,2 fino a 0,3 quando si tratta di 1,5 litri. Quindi gli importi sono assolutamente molto bassi
probabilmente il legislatore, in fattispecie il Ministero che è deputato ad attivare questa azione, dovrebbe fare uno sforzo ulteriore per incentivare. Io onestamente lo trovo di scarsissima efficacia. Grazie, Giustina. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, anche perché prima avevo letto integralmente la mozione, quindi volevo dare un ulteriore contributo, perché già il fatto di poterne discutere in una sede così importante come il Consiglio Comunale già porta in evidenza magari una possibilità che magari non molti sapevano di avere, quindi ben venga anche questa possibilità, perché c'è stato un lavoro di circa 4 anni e decine di tentativi per riuscire ad arrivare a questa specie di misura che per ora è stata voluta ma è stata strappata coi denti ed è solo sperimentale, quindi questo vuoto a rendere. E il governo ha deciso di attuarla nella versione più blanda possibile, ma questo non toglie, come ha detto prima anche il consigliere Foglia, che magari facendo anche un po' di pubblicità non possa esserci qualche risvolto positivo. Quindi noi tenteremo in qualche maniera di pubblicizzarla per vedere di arrivare a qualche successo. Tutto nasce da una proposta di legge che è stata portata avanti dal deputato Vignaroli, poi è diventato un emendamento nel collegato ambientale. Infine, dopo 2 anni e numerosi pressing, il ministro Galletti ha firmato il regolamento. Il voto a rendere approvato non riguarderà direttamente il consumatore finale, che non dovrà fare nulla né pagare alcuna cauzione. Il sistema prevede in via sperimentale, per la durata di 1 anno e su base volontaria del singolo esercente, una cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Dunque riguarda il consumo fuori casa. Qualcuno rimarrà deluso, ma ricordiamo che a differenza di decenni fa il consumo fuori casa oggi ha un grosso fatturato ed è sempre in continuo aumento. Di conseguenza lo spreco ambientale di bottiglie di birra e acqua è davvero rilevante. Ad aderire alla sperimentazione dovrà essere dunque l'esercente, che dovrà pagare la cauzione iniziale ai produttori di acqua e birra e rendere indietro al produttore, attraverso il distributore, l'imballaggio utilizzato dal cliente che consuma nella propria attività commerciale. Il cliente avrà la garanzia che, consumando dall'esercente che aderisce all'iniziativa, quell'imballaggio tornerà al produttore per essere riutilizzato. Gli esercizi commerciali aderenti al sistema vuoto a rendere saranno riconoscibili dal cliente attraverso un logo esposto dallo stesso Ministero, che il Ministero fornirà. Vogliamo sottolineare l'importanza della parola riutilizzo, a differenza delle tanto citate e sognate macchinette nei supermercati che sono finalizzate solamente al riciclo. Qui si sta parlando di riutilizzo, gerarchicamente più importante e virtuoso del riciclo. Sia ben chiaro, non ci stiamo inventando nulla e qualche produttore, come ad esempio la Peroni, già lo effettua questo tipo di vuoto a rendere, ma in quantità e modalità molto limitate, lo ha citato anche in maniera generale prima giustamente il Sindaco. Questa sperimentazione punta a renderlo sistematico e poi estenderlo ad altre bevande. Per quanto riguarda il materiale dell'imballaggio, la legge non lo limita al vetro, ma essendo finalizzato al riutilizzo, attualmente solo il vetro è pronto a garantirlo. Il vero difetto di questa legge, veniamo un po' al punto, è che il governo non si è degnato di riconoscere alcun incentivo per invogliare gli esercenti ad aderire. L'esercente dovrebbe pagare dunque una cauzione, compilare dei moduli e trattenere i voti in attesa del distributore, senza nemmeno avere uno sconto, ecco, oppure un'altra agevolazione di qualche altro tipo. Sarebbe questa la misura ideale per incentivare gli esercenti. Dover gestire e ritirare 1 tonnellata in meno di vetro fa risparmiare soldi al comune. Perché non dividere questo risparmio con l'esercente e con il distributore terminali di questo processo virtuoso? È questo quindi che si chiede con questa mozione,
di trovare le forme di incentivo per poter far registrare un'ampia adesione a questo progetto, che crediamo possa essere un primo passo verso la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti da imballaggio. Anche se la sperimentazione del vuoto a rendere durerà un anno, che andrà dal 7 febbraio 2018 per concludersi il 6 febbraio 2019, occorre quindi fare in fretta, in quanto l'adesione alla sperimentazione sarà monitorata. Dunque, affinché ci sia un successo, bisogna fare in modo che gli esercenti aderiscano fin da subito. Quindi anche il solo fatto di fare, fra virgolette, un po' di pubblicità di questa possibilità, con le eventuali iniziative, se eventualmente l'amministrazione comunale può prendere con un logo, con qualcosa anche di un valore minimo, tutto sarà apprezzato al fine di vedere come questa sperimentazione andrà a finire. Ecco, grazie. Grazie consigliere Fagotto. Prego Assessore Bravo. Allora, siccome lei ha parlato di piano economico, io mi sono fatta fare dagli uffici 2 conti, giusto anche per sapere di cosa si parla. Allora, il gettito, il risparmio teorico andrebbe da 2.608 euro a un massimo di 6.500 euro per questi virtuosi, che però poi questi costi dovranno essere ripartiti per le altre utenze non domestiche per garantire la copertura integrale, in quanto il costo del servizio è sempre lo stesso. Avevo chiesto, ribadisco che chiediamo il ritiro della mozione. Grazie Assessore Bravo. Signor Sindaco, prego. Sì, per maggior chiarezza io vorrei sottolineare che la norma, come ha detto giustamente prima l'assessore Bravo, non fa intervenire in alcun modo le pubbliche amministrazioni, è un rapporto diretto tra esercenti e lo Stato italiano. Quindi a me sembra che implicare direttamente la pubblica amministrazione mi sembra francamente un po' eccessivo. Però vi do lettura di quanto dice l'articolo 3 del decreto legislativo 142, quando parla di funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere. Io credo che la lettura di questo rafforzi nel dire che la norma approvata non vada assolutamente in un discorso di corretta attuazione. L'articolo 3 dice: funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere. Gli esercenti aderiscono su linea volontaria al sistema del vuoto a rendere e compilano il modulo di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto al momento dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, quindi parliamo di vetro, trasmettendo con le modalità di cui all'articolo 6,3 o consegnando il modulo al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto, al momento della consegna da parte di quest'ultimo dell'imballaggio pieno. Quando stiamo pensando di togliere la burocrazia, abbiamo una norma che incrementa la burocrazia. L'adesione dell'esercente al sistema del vuoto a rendere è ammessa anche in caso di somministrazione nello stesso punto di consumo di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili. I distributori nel caso di filiera di tipo lungo e i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto informano gli esercenti sulle birre o acqua minerale, sempre vetro, commercializzati in imballaggi riutilizzabili e garantiscono l'istituzione dell'imballaggio medesimo. Ulteriore burocrazia perché sono ulteriori registri. Le modalità operative per la gestione di imballaggi, vuoti e i tempi di ritiro e distribuzione degli stessi sono concordati tra esercenti e gli altri operatori al fine di incentivare l'adesione alla filiera. Quindi questo per dire che abbiamo innescato, visti che tutti vogliamo togliere la burocrazia, un ulteriore elemento per redigere documenti o cartacei o informatici che siano. Io ritengo, come vi ho detto prima, che la norma potremmo chiedere una modifica della norma, questo sicuramente sì, perché mi sembra leggermente inefficace. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Terenzi. Noi possiamo analizzare la norma riga per riga
e potremmo farlo di qui alle prossime ore, ma credo che questo non sia né utile né possibile né desiderabile, ecco, quindi non credo sia questa la chiave di lettura della mozione del collega Fagotto. Il vero problema, il vero tema è che siamo di fronte ad un cambio di paradigma, siamo di fronte ad un processo culturale, questo è quello che vuol dire, secondo me, la mozione del 5 Stelle, perché il tema dei rifiuti, del ricircolo e del riciclo è un tema fondamentale da questo punto di vista. Non a caso si stanno sviluppando anche modelli di economia circolare che utilizzano proprio questo principio. Quindi la mozione del collega Fagotto ha questa utilità e positività, per cui io davvero invito il collega Fagotto a non ritirarla la mozione, perché è giusto che questo Consiglio si confronti sul razionale e sul dato culturale sotteso alla norma di riferimento e dunque anche alla mozione che ha espresso il collega Fagotto. Il Comune non ha competenze, il Consiglio Comunale non ha competenze in materia, non è detto. Ci sono tante altre materie per le quali il Comune non ha competenze dirette, eppure, beh, non ho detto che l'ha detto lei, io ho percepito da alcuni interventi che insomma c'è un rapporto diretto fra Stato e produttori, insomma il Comune che fa? No, ci sono degli strumenti che una comunità locale ha per assecondare determinati comportamenti anziché altri. Noi fra l'altro su questo ad esempio non è la stessa cosa, ma è per capire, per comprendere, abbiamo presentato una delibera di giunta, una proposta di delibera, spero che presto venga all'attenzione del Consiglio, non so perché stia ritardando così tanto sulla ludopatia, e anche qui l'intervento del Comune è per assecondare certi interventi anziché altri. E anche qui di per sé c'è il rapporto fra monopolio dello Stato ed esercenti che utilizzano strumentazione relativa alla ludopatia. Ecco, quindi non tiene il ragionamento che il Comune non ha voce in capitolo, invece ha voce in capitolo. Poi si possono studiare degli strumenti, ed è stato aperto il collega Fagotto su questo. Lui ha parlato di un incentivo legato ovviamente alla raccolta dei rifiuti, ma ci potrebbe anche essere un protocollo d'intesa fra comuni e attività economiche che in qualche misura assuma un impegno, l'impegno diciamo così previsto dalla norma, e in qualche modo preveda anche un logo che possa essere in qualche modo esposto nel web, ad esempio. Cioè ci sono tanti modi per un'amministrazione comunale per assecondare un cambio di paradigma e per assecondare anche un cambio culturale da questo punto di vista. Per cui è inutile che ci avventuriamo ad analizzare la norma, perché come qualsiasi norma ha delle cose fatte bene e delle cose fatte molto male. Qua noi siamo chiamati a fare un ragionamento che è di natura culturale e siamo chiamati a decidere se noi vogliamo che l'amministrazione in qualche modo sostenga questo cambio di paradigma e sostenga questo processo che, ripeto, da questo punto di vista porta dei vantaggi indubbi alla comunità, ma non solo da un punto di vista economico, da diversi punti di vista, anche per una rivisitazione del nostro sistema di produzione e di consumo che probabilmente, così come è strutturato, non potrà continuare. Grazie. Grazie consigliere Terenzi, prego, signor Sindaco. Sì, io ritengo di richiamare l'attenzione su quanto sull'argomento sul quale stiamo ragionando.
Noi stasera dobbiamo votare a favore o contro una mozione che fa chiaramente riferimento a degli articoli di legge, quindi non è vero che la legge non deve essere valutata, la legge è molto ben citata nella mozione. Si parla della 152 che è il testo unico dell'ambiente, si parla della derivata 142, quindi noi dobbiamo ragionare se votare per o contro rispetto a quanto c'è scritto sulla mozione, e la mozione fa riferimento alla norma. Poi tra l'altro la mozione impegna l'amministrazione sulla base di quella norma, quindi non impegna l'amministrazione con un atto di indirizzo generico rispetto al quale, anzi concordiamo tutti quanti, perché rispetto a quanto sta facendo la nostra ASVO sui sistemi di riciclo siamo tutti d'accordo, anzi sappiamo benissimo quanto questa amministrazione sia a supporto dell'eccellenza di ASVO. Non è questo il tema è un altro. Il tema riguarda il contenuto della mozione. Siamo d'accordo o meno su come è stata espressa la mozione? Io personalmente no. Assolutamente no, non mi trovo concorde su come è stato espresso il concetto, perché quanto ci si chiede circa quanto si chiede di impegnare il sindaco ha dei presupposti ben chiari citati nelle premesse. E rispetto al contenuto di questa mozione io non sono d'accordo, non ritengo che l'amministrazione comunale debba essere impegnata in relazione a quanto è scritto su quelle norme. Se vogliamo aprire un dibattito su come eticamente si debba riciclare, su quanto importante sia riciclare, su quanto importante sia non sprecare, su quanto importante sia usare correttamente l'acqua, su quanto importante sia usare correttamente le fonti energetiche, sicuramente troveremo una soluzione. Rispetto a questa mozione io ritengo non sia adeguata al luogo. Per altre cose ovviamente si concorderà sicuramente. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Fagotto. Pochi minuti. Allora, il Sindaco giustamente ha espresso il suo parere, ci mancherebbe altro. Noi diciamo che questa mozione è stata presentata anche perché la stragrande maggioranza dei cittadini non sa neanche che ci sia, quindi la forma di incentivo economico, quale la riduzione della tassa sui rifiuti, è solo un esempio. A noi ci può star bene anche solo la pubblicizzazione del decreto, ma comunque ne abbiamo discusso, ognuno la vota alla sua maniera. Ho sentito parlare anche di ritirare la mozione, noi non intendiamo ritirare la mozione, quindi noi presentiamo, ognuno voterà in coscienza, credo che sia una cosa anche abbastanza nuova, una tendenza nuova, chi va a fare la spesa di nuovo riciclando la borsa, chi va ai distributori del latte con la bottiglia, cerchiamo di fare una maniera per tutelare l'ambiente e quindi, come ha detto giustamente il consigliere Terenzi, andare verso una tipologia di vita un po' diversa di recupero. Ecco, quindi il nostro è impegnare il sindaco o la giunta comunale solamente da un punto di vista di dire comunque reclamizziamo e diamo la possibilità a chi eventualmente ha intenzione o vuol provare a aderire di farlo. Ecco, quindi ben venga anche solo la pubblicazione del decreto. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione la mozione. Chi è favorevole? 5 favorevoli. Chi è contrario? Conta lei? 1, 2, 3, 7, 8 contrari. Chi si astiene? 2 astenuti. Sì, la mozione è respinta. Gli astenuti sono il consigliere Foglia e il consigliere Gradini. Prego, signor Sindaco. Ripeto,
abbiamo tutti il dovere, a questo punto è veramente un dovere, quello di tutelare il nostro ambiente. Quindi a nome dell'amministrazione comunale io mi impegno a pubblicare sul sito del comune, pubblicizzare il decreto. Sottolineo, non è un'azione contraria assolutamente al dovere che abbiamo tutti di ben utilizzare le risorse, di tutelare, di riciclare, chi più ne ha più ne metta, chi fa compostaggio a casa sua come la sottoscritta sa bene quanto importante sia trovare le migliori forme per dare un decoro al nostro mondo, però era proprio il testo della mozione che secondo me non poteva impegnare l'amministrazione. Comunque sarà nostra cura pubblicare il decreto, invitare a leggere il decreto. Grazie, signor Sindaco. Passiamo ora al 14° punto, proposta di ordine del giorno a sostegno azioni ai medici di medicina generale, MMG, per la piena attuazione del piano sociosanitario regionale e per una migliore sanità territoriale. Qui credo che ci sia l'intenzione poi questa è una... Ah, ok, prego, allora chiedo per cortesia di darne lettura. Grazie Presidente. Il Consiglio Comunale di Portogruaro, premesso che da diversi giorni i medici di famiglia del Veneto stanno attuando iniziative di protesta nei confronti della Regione al fine di richiamare l'attenzione dei cittadini, delle associazioni dei malati, dei gestori delle case di riposo, dei sindaci e delle forze politiche in merito alle pesanti criticità inerenti alle cure territoriali previste nel piano sociosanitario regionale 2012-2016, approvato con la legge regionale numero 23 del 2012, norme in materia di programmazione sanitaria, sociosanitaria e approvazione del piano sociosanitario regionale 2012-2016, ma rimaste al momento totalmente inevase. Tali forme di protesta si sono inizialmente limitate alla mancata trasmissione informatica delle ricette del medico all'azienda sanitaria, ma a partire dal mese di novembre i medici di medicina generale hanno annunciato giorni di riduzione degli orari di apertura degli ambulatori. In particolare i medici di medicina generale evidenziano come il suddetto piano sia stato disatteso in molti aspetti fondamentali. Il consolidamento dell'offerta territoriale previsto entro il 2016 con l'attivazione di nuovi ospedali di comunità, di unità riabilitative territoriali, le URT, e di hospice, il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata ADI e il rafforzamento organizzativo della medicina di base sarebbero in una fase di sostanziale stallo. A fronte della riduzione di 1.219 posti letto ospedalieri, la delibera della Giunta regionale 2122 del 19 novembre 2013, adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui è la legge regionale 39 del 93, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie, piano sanitario e sociosanitario 2012-2016, prevede una dotazione di 1.263 nuovi posti letto negli ospedali di comunità e negli hospice, che ad oggi non risultano ancora attivati, mentre in alcune aziende USL i posti letto previsti sarebbero stati addirittura ridotti. Con la delibera della Giunta regionale 433 del 2017, ospedale di comunità e unità riabilitativa territoriale, modifica del profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del rilascio di nuovi accreditamenti disposti con DGR 2174 del 23 dicembre 2016, la Giunta regionale avrebbe stravolto quanto previsto dal piano sanitario e sociosanitario, riportando i posti letto dentro gli ospedali, come le lungodegenze di un tempo, senza tuttavia prevedere le dotazioni
mettendo con ciò in difficoltà i centri servizi che si erano già dotati di strutture ed erano pronti ad operare. Di fatto tale decisione priva le famiglie che curano i malati a domicilio di un sostegno molto importante in caso di necessità. In generale non sono stati attivati gli hospice per le cure terminali e laddove sono stati attivati i posti letto sono stati ridotti, sottodimensionando inspiegabilmente l'offerta rispetto alla richiesta. Attualmente le case di riposo devono sostenere cure a malati gravi e terminali con dotazioni inadeguate, essendo inoltre penalizzate dal 2009 dal blocco dell'aumento del numero delle impegnative e del loro valore. Di conseguenza, sempre più spesso, i malati con gravi patologie in dimissioni dagli ospedali devono essere ospitati nelle case di riposo fuori convenzione, a totale carico delle famiglie, con costi che possono arrivare anche a 3.000 euro al mese. Le abitazioni private sono diventate il più grande ospedale per anziani, fragili e malati, con patologie complesse, disabili bisognosi di assistenza giorno e notte. Infatti sono almeno 40.000 i posti letto in Veneto nascosti negli appartamenti. Il 18% dei malati sono allettati cronici, il 13% hanno piaghe da decubito, il 16% soffrono di demenza. La loro assistenza grava quasi totalmente sulle famiglie, coadiuvate dal fondamentale aiuto delle badanti. Non sarebbero stati attivati nuclei di cure palliative, o se attivati risulterebbero inadeguati. I servizi infermieristici sono limitati a poche ore al giorno, con conseguenti pesanti carichi familiari nelle ore notturne e nei giorni festivi. In diverse aziende l'assistenza infermieristica è appaltata con bandi al ribasso a cooperative sociali che erogano prestazioni a cottimo con personale straniero che ha notevoli difficoltà di comunicazione con i malati ed i familiari. Per quanto riguarda l'appropriatezza e la spesa per la farmaceutica territoriale, la Giunta regionale non sembrerebbe controllare la spesa per i farmaci ad alto costo e intenderebbe proporre ai direttori generali delle aziende USL e ai medici di medicina generale di ridurre ulteriormente la spesa pro capite dei farmaci del Servizio Sanitario Nazionale da 114 euro a 110, con il rischio di compromettere in molti casi la qualità della cura. Considerato che i medici di famiglia denunciano inoltre di essere soffocati da oneri burocratici e informatici, in media ogni anno un medico di medicina generale esegue circa 8.900 visite ambulatoriali e 306 visite domiciliari. I 3.161 medici di medicina generale del Veneto svolgono in un anno circa 28.400.000 visite ambulatoriali e circa 967.000 visite domiciliari. Tuttavia gli studi dei medici di famiglia in Italia rispetto a quelli dei loro colleghi europei risultano essere tra i più sguarniti di personale di supporto e di attrezzature diagnostiche. La legge numero 189 del 2012, la legge Balduzzi, prevede di potenziare l'organizzazione degli studi dei medici di famiglia per garantire l'accesso 12 ore al giorno con un adeguato supporto di personale infermieristico e di segreteria. La Giunta regionale con la DGR 751 del 2015, attuazione della legge regionale 29 giugno 2012 numero 23, norme in materia di programmazione sociosanitaria e approvazione del piano sanitario e sociosanitario regionale 2012-2016, ha previsto la medicina di gruppo integrate. Dal 2015 ad oggi su 87 medicina di gruppo integrate approvate ne sono state attivate dalle aziende USL solo 55, che servono il 12% della popolazione veneta. Inoltre, a fronte della disponibilità dei medici di medicina generale a individuare le necessarie sedi e organizzare dal febbraio 2017, la Regione avrebbe bloccato tutte le nuove proposte di attivazione. Gli studi dei medici di medicina generale sono considerati dalla normativa vigente come dei presidi del Servizio Sanitario Nazionale, ma secondo il parere dei rappresentanti di categoria
Alcune circolari della Direzione regionale dell'area sanità e sociale tenderebbero a togliere ai medici di medicina generale l'autonomia nell'organizzazione degli stessi, imponendo alle aziende USL un sistema di gare d'appalto a continuo ribasso per il reclutamento del personale infermieristico e di segreteria. Rilevato che in questi giorni tutte le organizzazioni sindacali venete dei medici di famiglia, FIMG, SMI, SNAMI, Intesa Sindacale, hanno concordato sulla necessità di dire basta, di intervenire prima che sia troppo tardi per invertire la suddetta situazione che rischia di affossare gli interventi previsti dal piano sanitario e sociosanitario regionale, i medici di famiglia del Veneto auspicano che si realizzi l'obiettivo più importante della loro protesta, che è quella di sviluppare una nuova cultura della salute, fatta non solo di alta tecnologia, ma anche di alta intensità umana, di cura e di prossimità, di presa in carico globale della persona nella sua famiglia e nel suo ambiente di vita, integrando la dimensione sociale con quella sanitaria. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Portogruaro sostiene le ragioni e le iniziative dei medici di medicina generale volte a richiamare l'attenzione sulle pesanti criticità inerenti alle cure territoriali, a promuovere la piena attuazione del piano sanitario e sociosanitario regionale e per una migliore sanità territoriale. Da mandato al Sindaco e alla Giunta di comunicare a Presidente, Giunta e Consiglio della Regione Veneto e dalle associazioni di rappresentanza dei medici e di medicina generale tale sostegno attraverso la trasmissione del presente ordine del giorno. I consiglieri comunali del gruppo Centro-Sinistra Più Avanti insieme, il sottoscritto, Irina Drigo, Vittoria Pizzolitto e Roberto Zanini. Grazie consigliere Terenzi. Do la parola all'assessore Toffolo. Prego. Sicuramente quello che ha letto il consigliere Terenzi è un panorama vasto e completo di quello che è la riforma della medicina territoriale sostanzialmente. E chiaramente mi trovo un po' in posizione di imbarazzo perché faccio questo lavoro oppure scioperato, ma devo premettere innanzitutto che lo sciopero non riguarda assolutamente benefici economici della categoria. Questo va detto perché altrimenti non mi sarei neanche azzardato di prendere la parola. Sostenere un'azione sindacale di una categoria non è mai una cosa, diciamo, sembra di parte, no? Però la lettura effettivamente dei contenuti di questa diciamo, mozione, di questo movimento è assolutamente riguarda, direi, dimentichiamoci un attimo invece di medicina generale, cioè chi ha fatto questa azione, ma potrebbe essere stata fatta anche da altre categorie, riguarda la sfida, sostanzialmente riguarda la sfida del potenziamento della medicina territoriale. In tutto il mondo diciamo, ci sono stati dei diversi convegni anche nella regione Veneto stessa, le cure primarie si considerano le cure più a basso costo, cioè diciamo al miglior rapporto di efficienza, perché hanno un basso costo ed hanno un buon valore di efficienza. Ciò non toglie ovviamente. Tanto è vero che si assiste in questi anni ad un ridimensionamento della struttura ospedaliera, non perché la struttura ospedaliera sia meno efficace, anzi diciamo, però si sta concentrando, si sta specializzando su alcuni punti e si sta facendo retromarcia su alcuni altri, praticamente alcune patologie, grazie anche alle migliorie tecniche e farmacologiche, sono a vantaggio sicuramente di strutture più semplici e non necessitano di strutture importanti come l'ospedale. Uno di questi motivi sono le crisi degli ospedali stessi, quindi la concentrazione degli ospedali in territori più vasti e una distribuzione delle risorse sul territorio. Ovviamente questo passaggio è un passaggio epocale, un passaggio difficile, un passaggio che riguarda anche una mentalità del medico. Noi ci siamo formati come medici in ospedale, non ci siamo formati nel territorio e ci siamo dovuti inventare questa medicina. Attualmente invece i medici che si laureano fanno un mese prima dell'esame di Stato, un mese presso un medico di famiglia. Quindi la medicina territoriale sicuramente è un valore molto importante. Io volevo così enucleare
alcuni diciamo, aspetti, una è la medicina di gruppo integrata, che è un avamposto di queste strutture, diciamo, la struttura come dicevo prima è integrata perché si prevede l'utilizzo anche di figure non mediche, quindi dell'infermiere, dell'assistente sociale, degli specialisti, eventualmente fisioterapisti nelle strutture stesse. Qual è il problema? All'interno delle strutture della medicina di gruppo integrata, non in altre strutture. Qual è il problema? Il problema è che non ci sono le risorse ovviamente perché sono strutture costose, o meglio, l'ospedale è costoso ed ha storicamente una sua validità. Queste strutture sono costose ma perché devono partire in un determinato modo, quindi avere un personale costa chiaramente. Attualmente siamo in una fase di transizione, ci sono poche ancora medicine di gruppo integrate e questo da cittadino lo ritengo una sperequazione perché ci sono dei cittadini appunto che non ricevono questo tipo di trattamento, quindi cittadini di serie A, cittadini di serie B. Questa è una cosa che va assolutamente superata e sulla quale credo che tutti concordano. L'ospedale di comunità, un altro aspetto molto importante, l'ospedale di comunità è un ospedale, appunto si diceva prima, è un ospedale più semplice, con meno costoso ed è previsto dal piano sanitario regionale. Una notizia di oggi del dottor Filippi mi diceva che nel nostro territorio sono iscritte attualmente, insomma dovrebbero essere approvate a breve 30 posti letto di ospedale di comunità. Come vengano gestiti e dove vengano gestiti, questo ovviamente sarà nostra cura così osservare, lì ci può essere una disquisizione, però il concetto è che il paziente che viene lasciato in ospedale il minor tempo possibile perché ha un alto costo, venga trasferito in una struttura che costa molto meno, però che venga non direttamente a casa, dove ovviamente non troverebbe questo tipo di assistenza. Per 30 giorni, poi si discute, oltre 30 giorni la famiglia dovrebbe pagare, però teniamo conto che per 30 giorni di solito questi problemi, altrimenti diciamo, il paziente andrebbe a casa con tutti i problemi che ci sono. Quindi una risposta la Regione la sta dando da questo punto di vista, perché bisogna anche valutare quello che di buono c'è. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, il sistema ci sono dei numeri anche nell'ultima relazione fatta dai piani di zona, molto buoni, molto elevati, l'assistenza domiciliare c'è, esistono questi letti, cioè l'ospedale diffuso nel territorio c'è, non è che sia un disvalore questo, è sicuramente un onere per i cittadini, però in questi tempi molto spesso anche il portare un parente in una casa di riposo ha pur sempre dei costi anche con le impegnative e a volte la famiglia si accolla a questo onere. Certamente tutto è perfettibile e tutto può essere migliorato. I nuclei di cura, dopo ovviamente la mozione contiene un panorama, descrive un panorama di tutta la regione. Noi abbiamo siamo un'azienda fortunata perché siamo un'azienda siamo rimasti in azienda unica o perché hanno lavorato bene, direttamente anche la parte politica ha fatto la sua azione, ma per esempio all'hospice abbiamo l'hospice, abbiamo i nostri letti e ci sono delle criticità per quanto riguarda il loro utilizzo, però insomma vanno valutati anche questi. Per quanto riguarda ancora le impegnative, notizia di 20 giorni fa che c'è stato un incremento da parte della Giunta regionale di 1,5 milioni per il fondo della non autosufficienza e che verrà per gran parte sicuramente dedicato all'aumento delle impegnative. Non sarà ancora perché ci sono circa 750 impegnative nel territorio, il fabbisogno dovrebbe avere almeno 1 migliaio di impegnative, ma penso che almeno un centinaio di impegnative forse si dovrebbe avere. Quindi anche la Regione, non voglio vedere, sicuramente bisogna sempre stimolare chi può, però c'è da dire che la Regione si sta muovendo su questo aspetto. Certamente io ovviamente lascio ovviamente la libertà qua di voto perché si tratta comunque di stimolare, se questa mozione ha il significato di stimolare la Regione in questo passaggio ovviamente non può che vedermi favorevole. Altri aspetti
direi, ecco, l'ultima cosa così tecnica, il fascicolo sanitario elettronico è una realtà molto importante, ovviamente, langue certamente, ma è anche complessa, perché si tratta di ottenere tutte le privacy, cioè tutta l'aderenza, diciamo, al fascicolo stesso da parte di tutti i cittadini. Questa operazione è molto, ripeto, vasta, complessa, si tratta di vedere se la devono fare i medici o lo deve fare l'azienda, quindi ci sono però delle unità di sperimentazione. Quindi, come vedete, riassumendo, insomma, gli argomenti sono molteplici, vasti, e se vogliamo stimolare, diciamo, la Regione a lavorare in questo senso, allora la mozione secondo me può essere accettata. No, non è comunque, non vorrei che fosse appunto un'azione a sostegno di una categoria professionale, perché questo non deve essere. Grazie Assessore. Volevo chiedere, il ragionamento che faceva lei prima è che potrebbe essere integrato questo ordine del giorno o si... Ok, quindi rimaniamo al momento su questo ordine del giorno. C'è qualche altro intervento? Se non c'è altro intervento, passo la parola al Sindaco un attimo. Prego, signor Sindaco. Sì, credo anch'io che quanto ha detto l'assessore Toffolo possa essere assolutamente condiviso, perché quando si parla di salute dobbiamo essere tutti assolutamente molto attenti. Però ritengo che la citazione, il paragrafo che parla di sigle sindacali e quindi vada a sostegno di una categoria professionale, meriti di essere escluso dall'ordine del giorno, proprio perché sembra un supporto, si configura come un supporto a una categoria professionale. Quindi riterrei che di emendare il paragrafo che inizia con in questi giorni e che si conclude con un piano sociosanitario regionale, proprio perché fa riferimento in maniera esplicita a alla categoria professionale. Per il resto credo anch'io possa essere assolutamente condivisibile. Noi abbiamo preso spunto dall'attualità. L'attualità purtroppo ci ha consegnato una situazione della medicina territoriale, e i medici di medicina generale sono il primo interfaccia di questo sistema, ci ha consegnato una medicina territoriale che ha delle criticità, e questo è stato attestato non da una forza politica, non da un'associazione, non da altri soggetti, ma è stato attestato dal perno del sistema, i medici di medicina generale. Fra l'altro credo che sia anche la prima volta tutte le sigle che raccolgono i medici di medicina generale. Noi abbiamo raccolto questa situazione, abbiamo peraltro sottolineato quello che da sempre come gruppo cerchiamo di sottolineare quando parliamo di sanità, e cioè che non c'è solo l'ospedale, anzi sarà sempre meno ospedale e sempre di più territorio. Per cui se il problema è quello di escludere il comma di cui ha parlato la Sindaco, lo escludiamo, perché il significato era quello esattamente di dire alla Regione: guarda che la preoccupazione dei medici di medicina generale è attualmente la preoccupazione della comunità. Tutto qua. Grazie consigliere Terenzi. Quindi noi, in base all'ordine del giorno presentato dai consiglieri, no, se ci sono altri interventi, sì, ma mi pareva di non averne visti prima chiedendo, e quindi comunque sottolineo che noi alla seconda pagina, dopo rilevato che, quindi togliamo e mettiamo, poi io questo lo consegno al segretario che quindi togliamo la frase. Togliamo: in questi giorni tutte le organizzazioni sindacali venete dei medici di famiglia
quindi non sto a leggere le sigle, insomma, hanno concordato sulla necessità di dire basta e di intervenire prima che sia troppo tardi per invertire la suddetta situazione, che rischia di affossare gli interventi previsti dal piano sociosanitario regionale. Quindi togliamo questa parte. Io quindi d'accordo? Quindi io pongo adesso in votazione la proposta di togliere questo emendamento e poi votiamo la mozione ex novo, insomma, quindi chi è favorevole a togliere questo emendamento all'unanimità e quindi lo togliamo, poi io lo consegno al segretario e quindi adesso pongo in votazione una mozione come modificata. Chi è favorevole? All'unanimità la mozione è approvata, grazie. Sì, l'ordine del giorno, scusate. Sì. Quindi come eravamo d'accordo prima, se vuol fare lei la richiesta. Dunque, ho parlato in apertura di questo Consiglio con il Sindaco e col Presidente del Consiglio affinché valutassero l'eventualità di presentare un ordine del giorno unitario a tutela e a difesa dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia che, attualità di questi giorni, sta continuando a mostrare dei segni di debolezza e di criticità. Credo che su questo ci si possa, virgolette, intendere. Noi abbiamo predisposto un brevissimo ordine del giorno, mi pareva che sia il Presidente che la Sindaco in qualche modo ritenessero opportuno l'iniziativa del Consiglio, sono a proporre formalmente questa cosa. No, quindi io colgo la sua richiesta e faccio una sospensione facciamo 10 minuti del Consiglio Comunale, lei ha già una bozza mi pare, no? Convochiamo i capigruppo o capigruppo 10 minuti e con l'assessore di riferimento ovviamente, sì. Grazie.
Ecco, scusate, riprendiamo il Consiglio e diamo la parola all'assessore Toffolo che ha diciamo, l'originale dell'ordine del giorno, dopo al limite faremo copia e consegneremo a tutti. Prego Assessore se vuol darne lettura. Sì, allora un ordine del giorno riguarda diciamo, il punto nascita di Portogruaro e il reparto di ostetricia e ginecologia, forse è meglio che aggiungiamo anche questa cosa qui, perché di ostetricia e ginecologia. La premessa ovviamente l'abbiamo lasciata modificata perché sono dei dati di fatto che adesso vi leggerò velocemente. Dopo 22 mesi di chiusura per la carenza di specialisti, rispettando i tempi imposti dal governatore Luca Zaia, lo scorso maggio veniva riaperto e inaugurato il punto nascita di Portogruaro con un organico di 7 ginecologi, 13 ostetriche e 4 pediatri, a cui dal 29 giugno si aggiungeva la guardia anestesiologica H24. Secondo l'azienda il reparto riprendeva l'attività nella massima sicurezza con l'auspicio di arrivare ai 500 parti l'anno in tempi rapidi, come previsto dalla programmazione regionale di cui è la DGR 2238 del 23 dicembre 2016, che vede il punto nascita di Portogruaro collocato in classe 3, 500.000 parti l'anno. L'azienda tuttavia riteneva opportuno riavviare gradatamente l'attività del reparto dopo un sì lungo periodo di chiusura, partendo da un punto di nascita in classe 2 fino a 500 parti l'anno, in dipartimento con San Donà di Piave e con il primario ad interim, in attesa dell'espletamento di un nuovo bando di concorso per la copertura del posto di primario e con la promessa che in breve tempo, giugno 2017, l'equipe dei ginecologi sarebbe stata portata ad 8 specialisti per affrontare anche gravidanze a partire da 34 settimane. Ferma restava l'intenzione di attivare il centro di procreazione assistita e di avviare il parto con anestesia epidurale. A distanza di 6 mesi però, nonostante l'iniziativa promossa dall'azienda di organizzare le giornate del punto nascita a porte aperte e per consentire alle future mamme di avere informazioni, vedere i servizi offerti dal reparto e conoscere medici, ostetriche e personale sanitario, i dati relativi al numero di parti sono risultati sconfortanti, con una media di appena 15 nati al mese, ben lontani dunque dall'obiettivo prefissato di 500 parti l'anno, condizione per mantenere aperto il reparto. Il declassamento del punto nascita in classe 2 ha messo il reparto di Portogruaro in condizione di accogliere solo le gravidanze a termine, senza poter accogliere gravidanze al di sotto di 37 settimane o di programmare i parti con cesareo, obbligando di fatti queste mamme a dover partorire in altri ospedali. Negli ultimi giorni sono apparse sulla stampa locale notizie successivamente confermate dall'azienda che altri 2 ginecologi, aggiunto 2, hanno chiesto il trasferimento in altra sede e che 2 ostetriche in maternità non venivano prontamente sostituite. Notizie queste che hanno creato forte preoccupazione nella cittadinanza, che invece aveva visto nella riapertura del punto nascita la possibilità di rilanciare e potenziare l'ospedale e di renderlo attrattivo anche nei confronti del vicino Friuli Venezia Giulia. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione comunale a sollecitare la Regione Veneto affinché venga bandito il concorso in tempi rapidi per la copertura del posto di dirigente medico di secondo livello, titolare della struttura operativa complessa, per ridare certezze al reparto e fiducia ai medici, ostetriche e operatori sanitari. Secondo, che venga riadeguato l'organico sia per quanto riguarda le figure mediche sia per quanto riguarda le ostetriche, al fine di ridare fiducia alle mamme e rendere il reparto attrattivo nei confronti di altri punti nascita, e che venga bandito il concorso per la copertura del posto di dirigente medico di secondo livello, titolare della società della struttura operativa complessa di pediatria, che ancora manca. Ecco, queste sono le richieste. Penso, questo è l'originale e lo do al segretario, non so. Sì, dopo ne facciamo far copia eventualmente, è che è anche da riscrivere, nel senso che è scritto un po' a penna. No, sì, ma abbiamo modificato. Se volete attenderne oppure se volete che già andiamo in votazione. Ok, quindi chi è favorevole all'unanimità, l'ordine del giorno è approvato. Grazie. Adesso veniamo
l'ultimo punto all'ordine del giorno, che sono domande di attualità, interrogazioni e interpellanze. Abbiamo la prima, che è una domanda di attualità, protocollo 37608 del 29/9/2017, a firma Terenzi Drigo Pizzolito Zanin, sul mancato finanziamento del progetto di realizzazione di un parcheggio in via Valle. Vuol darne lettura per cortesia o la risposta? Ecco, prego Assessore Monsanuto con la risposta. In merito alla domanda di attualità in oggetto, si comunica quanto segue. Rilevando che a tale istanza era già stata data risposta verbale nella seduta del Consiglio Comunale del 3/10/2017, il giorno 10/1/2017 scadevano i termini per la presentazione della domanda per il bando programma sperimentale di mobilità sostenibile casa, scuola, lavoro, regolarmente rispettati dal Comune di Portoguaro, in qualità di partecipante e di capofila di oltre 13 comuni, di 13 comuni del Veneto orientale. Le delibere dei singoli comuni, con l'individuazione degli interventi e la formale adesione al programma in argomento, approvato anche il protocollo d'intesa, sono pervenute al Comune di Portoguaro tra il 30/12/2016 ed il 10/1/2017, giorno della scadenza del bando, e addirittura con alcune defezioni da parte dei comuni che inizialmente avevano manifestato interesse dall'iniziativa, quali il Comune di Raclea e il Comune San Michele a Tagliamento. L'ufficio tecnico, solo il 10/1, che ripeto era il giorno di scadenza del bando, è stato messo nelle condizioni di inserire i dati per formulare la domanda, e da quel punto non poteva che prendere atto dell'importo complessivo dell'intervento, con richieste dei singoli comuni di contributo pubblico, che complessivamente ammontavano 1.247.000 euro. In data 3/10/2017 è stato sentito il funzionario segretario della commissione ministeriale, architetto Amodeo, il quale ci spiega che la domanda di Portoguaro risulta non ricevibile perché la quota di finanziamento indicata nella domanda come confinanziamento del Ministero dell'Ambiente supera il 60% dell'importo ammissibile, infatti è stimata nella misura del 62,2%. Stante questa situazione, si palesa il fatto che il giorno 10/1/2017, data di scadenza delle domande, era impossibile modificare i dati pervenuti dai singoli comuni perché contenuti in atti pubblici, delibere di giunta, serviva una modifica dell'atto deliberativo di qualche comune o la pronuncia di qualcun altro. Tali modifiche o variazioni non si potevano fare in poche ore. Il responsabile dell'ufficio tecnico ha provveduto ad inviare comunque la domanda perché la soluzione alternativa era quella di non presentarla, ritenendo che, come già successo per altri bandi pubblici, in sede di valutazione delle proposte il Ministero potesse ridurre in maniera proporzionale il contributo, riportandolo ai limiti massimi previsti dal bando. In data 3/10/2017 ho chiesto formalmente alla Commissione le motivazioni dell'esclusione, che sono state pervenute in data del 20/10/2017 al segretario comunale. Praticamente, se posso aggiungere, il giorno stesso dovevamo spedire in maniera telematica il bando, sono pervenuti le delibere all'ultimo momento di altri comuni. Diciamo che non c'è stato un coordinamento tra i comuni perché altri pensavamo come San Michele o Raclea, che avevano deciso di rinunciare alla partecipazione del bando, sono arrivate altre delibere per aderire a questo progetto e questo ha portato all'esclusione di questo bando. Tecnicamente non era neanche possibile cambiare le cose perché si pensava, come scrive naturalmente il tecnico, che fosse applicato lo stesso criterio che viene fatto per altri bandi, che al limite si riduce il finanziamento e se lo riporta. Invece è stato deciso di fare, dal commissario, è stato deciso di approvare questo criterio. Questo è un bando che
in tutta Italia, non so se erano 200, non ricordo più, noi abbiamo provato a inserirci e purtroppo è successo questo imprevisto qua, che io non mi sento nemmeno di... questa è una fase tecnica perché i politici danno gli indirizzi, però non mi sento di dire niente, neanche agli uffici tecnici, quando io non voglio giudicare nessuno, ma quando un comune che partecipa con altri comuni a un progetto, dunque si parla sempre di concertazione fra comuni, fra amministrazioni, e presenta il progetto lo stesso giorno, fanno la delibera lo stesso giorno della scadenza del bando, dopo succedono queste cose. Ecco, questa è la motivazione tecnica che hanno dato gli uffici. Grazie, sono Morsanuto. Soddisfazioni o meno? Prego. Dunque, grazie Presidente. Assessore, non siamo soddisfatti della risposta, nel senso che diciamo così, la motivazione che lei ha portato stasera, fra l'altro con un relativo grado di dettaglio, ce l'aveva già portato il tecnico, il dirigente tecnico. Noi abbiamo inoltrato una interrogazione proprio perché, a partire dalla genericità delle cose che abbiamo sentito nello scorso Consiglio Comunale rispetto a questo tema, perché quello che è accaduto è qualcosa di singolare, insomma. Fra l'altro non sappiamo nemmeno, e qui magari se lei vuole darci un'ulteriore indicazione, se la questione sia soltanto di natura tecnico-economico-finanziaria, come mi pare che lei abbia detto, o se vi sia anche un tema di ricevibilità anche sul contenuto del progetto, fra l'altro che mi pareva fosse legato alla mobilità sostenibile, se non ricordo. Fra l'altro questo ha comportato anche a catena una conseguenza negativa anche per altri comuni. Ecco, questo per dirle che l'insoddisfazione del nostro gruppo rispetto alla sua relazione. Grazie. Grazie, consigliere Terenzi. E poi ci sono le due interrogazioni. Ah, scusa, prego. Allora, questa è una motivazione tecnica che mi ha dato giustamente il dirigente, che se vuole la posso far scrivere anche nuovamente, dunque per capire la validità del progetto, non progetto, visto che tu accennavi anche altre cose, che però ripeto, non penso che sia tutta causa dell'ufficio tecnico di Portogruaro, perché quando si fanno dei progetti assieme, dopo si trova all'ultimo giorno, e come ha detto bene l'architetto Scapin, sono atti che dopo non possono neanche essere modificati all'ultimo momento, perché sono atti pubblici votati in Consiglio Comunale, delibere di giunta. Dunque questa è la motivazione, non solo una motivazione tecnica. Se dopo si vuole cercare altre cose, però questo lo posso far illustrare. Ok, grazie. C'è poi l'interrogazione protocollo 44820 dell'11/11/2017, firma del consigliere Fagotto, su struttura polifunzionale di Pradipozzo. Vuole leggerlo o la risposta? La risposta. Prego, assessore Morsanuto. Allora, anche questa è una risposta tecnica, naturalmente. In merito all'interrogazione in oggetto si risponde quanto segue. Si richiamano le seguenti deliberazioni. Il Consiglio Comunale del 26/9/2017, con la quale tra l'altro viene inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche del Comune la previsione di una struttura edilizia destinata all'attività polifunzionale, sportive e non, nella frazione di Pradipozzo, individuandone nel contempo le risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. Per la sua realizzazione l'importo complessivo è di euro 700.000.
Dopo c'è una delibera di giunta comunale numero 184 del 31/10/2017 con la quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico della citata struttura polifunzionale. Ciò premesso si risponde ai quesiti posti. La struttura polifunzionale è stata dimensionata per poter accogliere, non abbiamo letto però sì, vabbè, comunque vabbè. La struttura polifunzionale è stata dimensionata per poter accogliere più discipline sportive, è destinata ad assolvere alle esigenze sia sportive che ricreative della collettività, non solo riferite alla frazione, ma in tutto il territorio comunale. Il progetto di fattibilità risponde a tali esigenze, tanto che al suo interno, con le dimensioni lordi della superficie disponibile, si potranno svolgere più discipline a carattere non agonistico perché non c'è l'accesso al pubblico, non agonistico, basket, pallavolo, pallamano, tennis e pattinaggio artistico con metri 40 per 20. Tali attività potranno essere praticate senza omologazione, considerato che il CONI dal momento che non è prevista la presenza del pubblico non dà questa certificazione. Considerando che la struttura polifunzionale viene prevista come un nuovo impianto integrativo ed aggiuntivo rispetto alle attuali dotazioni patrimoniali dei comuni disponibili per i cittadini e che l'affidamento seguirà la procedura di evidenza pubblica, è prevista la parità di trattamento al fine di garantire la massima trasparenza per l'affidamento della struttura una volta ultimata. Le dimensioni del progetto sono state scelte per quanto già riportato al precedente punto 1. L'ufficio tecnico è a conoscenza delle norme tecniche del CONI per il pattinaggio artistico del regolamento e del regolamento per l'omologazione degli impianti di pattinaggio artistico 2012 e anche delle norme di pattinaggio a rotelle, attività di pattinaggio artistico. La struttura, così come indicata nel progetto di fattibilità, non ha le dimensioni per ospitare il pubblico e quindi sarà riservata ad attività di allenamento, eventi sportivi e dei settori giovanili con carattere non agonistico e attività ricreative in genere e quindi nel blocco spogliatoio è stata comunque prevista la realizzazione di servizi da destinare al pubblico per le diverse necessità che ne conseguiranno. Grazie Assessore. Prego. Grazie Presidente. Allora, qua su questa questione sarebbe da parlare almeno un'ora, ma visto che ho solo delle considerazioni da fare, sì. Allora, non sono per niente soddisfatto, per niente. Allora, in primis perché è stata iniziata già male la questione, perché si voleva giustificare il fatto di quella struttura per la nostra squadra di pattinaggio. Poi è diventato un palazzetto polifunzionale. Poi sappiamo che in zona ci sono altre palestre, vedi su Maga e quant'altro, che sfruttano già bene la loro capacità e quindi possono dare. Oltretutto, e quello mi preme ulteriormente da evidenziare, sembra che la struttura, magari qualcuno ne sa anche più di noi, potrebbe avere quasi un poco più che un capannone da sagre, a quella lì lo vedremo dopo. E cosa più importante, si fa una struttura del genere senza chiedere, lo abbiamo chiesto qua, se l'amministrazione si è confrontata con la società pattinaggio artistico Portogruaro in merito ad eventuali esigenze tecniche e dimensioni della struttura, tenuto conto... Sì, lei dovrebbe, scusi consigliere, perché se vuole lo ripropone, lo ripropone in un secondo consiglio ho già finito. Solo soddisfatto o meno? Non sono soddisfatto perché non avete fatto neanche una telefonata al presidente della società di pattinaggio, grazie.
Le interrogazioni, signori, io devo testare il regolamento. Se questo argomento lo si vuole sviscerare in un secondo momento, lo riproponiamo, nessun problema, e facciamo una mozione, la mozione permette di parlare e dialogare tutti. L'interrogazione prevede una risposta e prevede la soddisfazione o meno. Tra l'altro ce n'è un'altra ancora, l'ultima, da vedere, che è quella... il protocollo 46006 afferma sempre il consigliere Fagotto sul recupero dell'ex perfosfati, alla quale risponde sempre l'assessore Monsanuto. Poi eventualmente nulla osta a presentare mozioni nei prossimi consigli a venire per sviscerare gli argomenti. Consigliere Gradini, voleva dire qualcosa? Mi scusi. Prego. Presidente, mi scusi, mi sono dilungato solo di un minuto. No, ma non è quella la questione. L'interrogazione prevede la soddisfazione o meno, consigliere. Ha altri strumenti per riproporre la questione. Ha altri momenti quando vuole, perché è anche un peccato che lei chiuda in 3 minuti e rimaniamo sempre col cerino di capirne un po' di più. Quindi a questo punto la studiamo in un altro modo, una mozione nella quale svisceriamo tutto l'argomento. Consigliere Gradini? Chiedo formalmente, signor Presidente, il Consiglio Comunale di poter avere tutta questa documentazione, di ricevere tutto questo, perché io ho avuto un periodo assente e può darsi che mi sia sfuggita. Allora le chiedo nel tempo, nei prossimi giorni, prima di Natale, tanto per confezionare il pacco di Natale, diremo di avere tutta la documentazione. Farò avere dagli uffici, non si preoccupi. La terza risposta, vuole la risposta o vuole leggere l'interrogazione? Mi basta la risposta. Prego, grazie. Assessore Monsanuto. Allora, risposta verbale e interrogazione su capannone dell'ex perfosfati, richiesta al Movimento 5 Stelle, va bene. In merito all'interrogazione in oggetto si risponde come segue. La struttura è costituita dal complesso dei capannoni che è originaria destinazione produttiva, essendo un bene tutelato dallo Stato, vincolo culturale riconosciuto nel 2008, come opificio di archeologia industriale, deve essere recuperata attraverso interventi di restauro architettonico e strutturale, consolidamento statico e riuso funzionale, seguendo le tecniche di recupero ben note agli operatori del settore sia pubblico che privato e coordinate dalle competenti sovrintendenza. Tali elementi sono alla base del lavoro intrapreso dall'amministrazione comunale e attualmente è in corso la fase preventiva di acquisizione documentale e di approfondimento conoscitivo sull'elaborazione del progetto definitivo. La proposta progettuale del 2009, sulla quale si sono infrante le aspettative legittime di un rilancio dell'intera area della ex perfosfati, prevedeva una sostanziale demolizione della copertura dei capannoni, con recupero di alcune campate in calcestruzzo e la ricostruzione di nuove arcate reticolari in acciaio. Tale soluzione svolge il tema del recupero in modo critico, non si può qualificare come restauro di un bene tutelato. I capannoni e le aree limitrofe vennero resi inaccessibili con l'installazione di reti metalliche per garantire che non vi fosse un libero accesso a chiunque, stante la pericolosità derivante dalla presenza di materiale ferroso, macchinari arrugginiti, inerti e laterizi sparsi all'interno dell'edificio e quindi al momento della pubblicazione del bando per l'affidamento della progettazione il RUP ha preferito usare la locuzione sono inaccessibili per motivi di sicurezza, per tutelare l'amministrazione comunale di fronte a un eventuale accessi non autorizzati. Per la stesura del progetto il Comune darà l'autorizzazione previa scrupolosa osservazione delle norme in materia di sicurezza a ditte e personale specializzati e dotati di idonea copertura assicurativa. Idem per quanto detto al precedente punto 3. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune è una figura professionale all'interno dell'ente
come per le aziende, che si occupa degli aspetti della sicurezza in ambienti di lavoro. Giova ricordare che i capannoni dell'ex Perfosfati non sono luoghi di lavoro ordinari e quindi la responsabilità dei diversi cantieri è posta al capo alle ditte individuate che sono tenute all'osservazione delle norme. La questione della non accessibilità è stata sopra chiarita e pertanto non si pone quanto sollevato. Grazie Assessore. Prego, signor Fagotto. Ripeto che anche queste, se mi permetti, sono osservazioni tecniche di chi deve mandare avanti il progetto, chi manda, ci sono delle aziende che stanno facendo dei rilievi, dunque sono tutte cose tecniche. Grazie Presidente. Allora dico anche questa volta che non sono per niente soddisfatto, non siamo per niente soddisfatti perché qua si parla più volte, l'abbiamo sentito in diverse riunioni, che i capannoni dell'ex Perfosfati sono interamente recuperabili. Come si fa a dire che sono interamente recuperabili visto che c'è quei documenti che abbiamo visto e che ci sono indagini approfondite in corso? Grazie. Grazie. Credo comunque che siano entrambi questi che abbiamo visto ultimamente, i due punti che saranno... Sovrintendenza che dice se devi demolire non il comune Portogruaro neanche nessuno. Se non sono recuperati sarà la sovrintendenza che decide questo. Voglio solo chiedere al Presidente del Consiglio se è possibile avere l'invio delle due relazioni che ha appena letto sulle due interrogazioni del Movimento 5 Stelle. Certo, le farò mandare dagli uffici, non vi preoccupate. Già vi preannuncio, così vi do già che il Consiglio di dicembre si terrà giovedì 28 per dare così anche la possibilità agli uffici di predisporre tutta la documentazione. Avrete il bilancio 20 giorni prima ovviamente e quindi già vi preannuncio la data, insomma. Quindi grazie a tutti, buonasera, il Consiglio si chiude qui. Saluti e buonasera al pubblico presente e al pubblico a casa.